Allora, buonasera. Iniziamo questo Consiglio Comunale del 29 settembre 2017. Ci sono 8 punti all'ordine del giorno. E naturalmente, come ad ogni inizio Consiglio Comunale, saluto i consiglieri, li invito a prendere posto, saluto il pubblico e anche chi ci vede da casa e do la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Costa Giulia. Da Reggio Antonio, assente giustificato. Darsie Caterina, almeno. De Bastiani Alessandro. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe. Posocco Gianluca. Sant'Antonio Paolo. Saracino Matteo. Sonego Elisa. Tocchet Silvano. Presente. Tonon Roberto. Tutti presenti eccetto da 16 presenti, un assente. Scrutatori, Dus Darsie Posocco, che accettano. Bene. Allora, come consuetudine, al primo punto, alcune comunicazioni. La prima la devo fare io e mi rivolgo ai consiglieri, ma tutto sommato anche al pubblico che ci vede da casa. Si tratta della fondazione di comunità che come ogni anno fa una raccolta di fondi. Quest'anno il devoluto sarà appunto dedicato al progetto Orti di Paolo, coltivazione di una serra biologica presso la comunità giovanile di Conegliano. Che cosa succede? Che lunedì sera, lunedì 2 ottobre, c'è una serata di gala, Le Cucche del Piave, serata enogastronomica solidale. Questi biglietti che io ho il compito di, con un brutto termine, di consegnare, di piazzare, col contributo di 40 euro, fanno sì che nella serata di lunedì sera si possa degustare il meglio della cucina tradizionale. Parteciperanno i ristoranti da Gigetto, da Tullio, Albergo ai Pini, Antica Osteria al Forno, Casa Balbi ristorante, Locanda ristorante Dalino, Osteria al Castelletto, Osteria Ponte, Osteria Cuziol da Tizio, Osteria dai Mazzeri, Osteria Portego, Pizzeria Saporoso, Ristorante all'Edera, Ristorante Antico Podere dei Conti, Ristorante Resort Ca del Poggio, Ristorante da Gigetto, l'ho detto, e Trattoria dalla Libera. Quindi se qualche consigliere desidera avere questi biglietti sa che tutto viene devoluto alla Fondazione di Comunità Case Marian, esattamente, mi ero dimenticato proprio questo, Case Marian a Cison di Valmarino. La parola all'assessore Barbara Denardi, prima il sindaco, come volete? No, alla consigliere assessore Denardi. Buonasera a tutti, direi di continuare sul tema della solidarietà e della beneficenza, perché il Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto e in particolare il gruppo delle volontarie che si è costituito in supporto al nostro centro sta organizzando per sabato 21 ottobre 2017 a Castelbrando una cena di gala appunto per raccogliere fondi a favore del nostro centro antiviolenza, che sapete purtroppo essere molto frequentato da donne vittime di violenza e in difficoltà. Per informazioni e per prenotazioni, che spero soprattutto i consiglieri comunali, anche quelli che adesso stanno chiacchierando, saranno lestissimi nel fare, potete tranquillamente contattare l'ufficio IAT di Vittorio Veneto. Dopo questo vi segnalo una serie
di appuntamenti per il mese di ottobre che sono collegati alle commemorazioni del centenario della Grande Guerra. Al di là di due appuntamenti di tipo espositivo che non si terranno a Vittorio Veneto, di quali dopo l'assessore Uliana vi darà conto, vi segnalo per giovedì 12 ottobre alle ore 19 la presentazione dell'ultimo numero di Limes con la presenza del direttore della rivista Lucio Caracciolo. Invece per venerdì 20 ottobre alle 20:30, sempre al Museo della Battaglia, una conferenza con il professor Tullio Scovazzi dell'Università di Milano Bicocca dal titolo Diritto internazionale e bombardamenti aerei. Il 26 ottobre alle 18:30 invece alla Chiesa di San Paoletto, in collaborazione con lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, presenteremo il libro di Mursia Editore, Qui finisce l'odio del mondo, dedicato al capitano Giuseppe Gabbin, del quale nel Museo della Battaglia è conservata l'ultima fotografia scattata pochi minuti prima del decollo del volo, dal quale il capitano Gabbin non farà più ritorno sopra i cieli di Caporetto. Il 27 ottobre alle 11:30 invece al seminario vescovile, in collaborazione con la CISL del Veneto, si terrà una conferenza 1917, i popoli, i soldati, i profughi sul fronte italiano, per raccontare il dramma del profugato durante la Grande Guerra nei territori del Friuli e della Sinistra Piave. Il 27 ottobre alle 20:30 all'Aula Civica del Museo della Battaglia il professor Nicola Labianca dell'Università di Siena, il dottor Angelo Rigo di Disma Treviso e il professor Fulvio Salimbeni dell'Università di Udine invece discuteranno in una conferenza dal titolo Caporetto proprio il volume Caporetto dell'editore Il Mulino di quest'anno. Ultimo appuntamento per il mese di ottobre, il sabato 28 alle ore 17 al Teatro da Ponte, la sezione ANA di Vittorio Veneto, nell'ambito del programma Aspettando la Dunata, mette in piedi uno spettacolo dal titolo Storia degli Alpini. Grazie. La parola all'assessore Turchetto per 2 comunicazioni. Sì, grazie. Buonasera a tutti intanto. Allora, brevemente informo il Consiglio che si sono conclusi nei primissimi giorni di settembre alcuni lavori importanti. Il primo è l'adeguamento antisismico della scuola Crispi per un appalto principale di 350.000 euro, al quale abbiamo aggiunto il rifacimento del tetto che era stato rovinato dalla grandine per altri 40.000 euro e la sistemazione dei pavimenti per altri 20.000 euro, quindi per un totale di oltre 410.000 euro. Il secondo lavoro che si è concluso in questi giorni, nei primi giorni di settembre, la sistemazione della palestra di via Carducci per un importo di 50.000 euro, che è consistito nel rifacimento completo della pavimentazione e la sistemazione di alcuni serramenti danneggiati dalla grandine. Il terzo intervento importante di tipo scolastico ha riguardato la scuola primaria Pascoli. Qui c'è stata la messa in sicurezza dei solai, l'antisfondellamento, come si dice in gergo tecnico, per 20.000 euro e inoltre l'adeguamento antincendio della struttura per altri 12.000 euro, quindi per un totale che supera i 30.000 euro. Grazie. Grazie. Assessore Uliana. Buonasera a tutti. Allora, volevo avvisarvi che oggi è la giornata 29 settembre in cui noi abbiamo aderito alla maratona della lettura, per cui abbiamo iniziato oggi nel pomeriggio alle 17 con i bambini e ragazzi che hanno partecipato a questi momenti di lettura da parte di volontari, e devo dirvi che davvero il fatto di vedere tutti questi bambini all'interno della nostra biblioteca è stato un momento molto così piacevole e che fa anche ben sperare nel futuro di una generazione che sia legata anche a questo aspetto fondamentale che è il libro di testo, la lettura. Mentre noi siamo qui questa sera in Consiglio Comunale, la maratona di lettura sta continuando dalle 20:30 appunto in sala adulti con la scuola di maratona di Vittorio Veneto.
che si presta appunto per questo a dare voce alla lettura dei vari libri. Oltre a questo devo dirvi che sono state chiuse recentemente 2 mostre a Vittorio Veneto, la mostra di Cillo a Palazzo Todesco e la mostra Venezia l'entroterra Veneto a Villa Croce. Chiuse ma già 2, una riaperta la settimana scorsa, Shape, curata da Permastelisa, un modo per dare risalto anche a quelle che sono queste importanti emergenze locali e non solo, mondiali direi, ma che insistono sul nostro territorio, e verrà inaugurata una mostra il 7 ottobre a Villa Croce alle ore 18:30 dal titolo Intorno alla tomba Brion, Carlo Scarpa e il paesaggio. Questa mostra è stata realizzata in collaborazione tra l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e di Caselle del Tivole, dove appunto c'è la tomba Brion, con il desiderio di mettere in luce attraverso una documentazione fotografica quello che è il capolavoro, a detta di tutti, di questo grandissimo architetto. Mostra quindi fotografica, ma arricchita anche da contributi vari, e mostra multimediale perché ci sono anche filmati e una video installazione. Questo mi permette di dire con soddisfazione che Vittorio Veneto in queste esposizioni autunnali ha aperto, per così dire, un punto di attenzione, un focus su quella che è l'architettura da moderna all'architettura contemporanea, partendo da un grande architetto come Carlo Scarpa, che è sicuramente uno degli esponenti più significativi del rinnovamento architettonico italiano in senso antirazionalista, di un'architettura legata al principio di organicismo, fino ad arrivare con la mostra Shape all'architettura decostruttivista realizzata appunto attraverso la collaborazione tra Permastelisa e le grandi archistar a livello mondiale. Altra cosa importante, come già accennava l'assessore Denardi, la mostra che verrà inaugurata il 12 di ottobre al Pentagono a Washington, che presenterà la parte della collezione Marzocchi, le fotografie che noi abbiamo all'interno del nostro Museo della Battaglia. È una mostra che è nata dalla collaborazione con l'addetto alla cultura dell'ambasciata italiana a Washington, verrà inaugurata il giorno della scoperta dell'America, e ci tengo a sottolineare come per questa mostra non sia costata nulla alla nostra amministrazione, perché il catalogo che è stato realizzato interamente a spese di sponsor, aziende appunto locali che saranno con noi il giorno dell'inaugurazione a Washington. Il catalogo, che è questo, ve lo faccio vedere, avrete modo poi comunque anche di vederlo, un catalogo che vede tutta la copertina dedicata alle fotografie del nostro Museo della Battaglia, non solo la copertina, anche un nutrito inserto interno e comprese le alette di copertina dedicate alle fotografie che noi possediamo. Una cosa che mi fa piacere comunque comunicare, che ritengo doveroso comunicare, è che i rappresentanti dell'amministrazione che andranno a rappresentare la nostra città a Washington il giorno dell'inaugurazione andranno totalmente a loro spese. Un'altra mostra in prospettiva, ma qui entriamo già a novembre, il 4 di novembre, ma l'abbiamo chiusa recentemente, e di questo avremo modo eventualmente di riparlarne. Una mostra che doveva essere realizzata a settembre, ve ne avevo forse già parlato, alla Fondazione Hemingway, sempre in collaborazione col Museo della Battaglia, invece è stata spostata in una data più significativa. E lì avremo questa volta non fotografie ma reperti che andranno a ricostruire all'interno di questa fondazione privata quella che è la vita che era la vita nelle trincee dei nostri soldati. Grazie. Grazie Assessore. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, interpellanza di Adriano Botteon riguardante i lavori di ripristino ambientale in località 9, ex cava Costa d'Ambros. Grazie Presidente e buonasera ai consiglieri e a tutti i presenti.
Allora, l'interpellanza è un mese e mezzo fa, 14 agosto, e vado a dare la lettura. Considerato che in località 9, al termine di via Divisione Iulia, vi è un cantiere denominato ripristino ambientale mediante riempimento con terre e rocce da scavo ex cava Costa d'Ambros, permesso di costruire il numero 055 del 31/3/2014, il quale consiste sostanzialmente per ora nel riversamento nell'area del materiale proveniente dagli scavi inerenti al traforo di Sant'Augusta, formando di fatto una nuova collinetta artificiale di qualche decina di metri con il materiale estratto. Rilevato che il materiale riversato nell'area è costituito da marne impermeabili, non compatibili con i blocchi sottostanti permeabili di ciottoli e ghiaie. L'impermeabilità di tali materiali durante le recenti intense precipitazioni ha prodotto un diffuso risciellamento lungo la superficie della scarpata su un fronte di circa 100 metri, causando forti disagi e danni alle proprietà e abitazioni sottostanti. Stiamo parlando dell'area dietro al ristorante Il Caminetto a 9. Non sono al momento visibili opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche. Ovviamente questo l'ho scritto a metà agosto. Sottolineato che in cima alla collinetta artificiale è visibile una lunga linea di fessure e crepe nel materiale, nel quale si infiltra l'acqua, con il rischio di un pericoloso distaccamento di parte della stessa collina artificiale, sovrastante diverse abitazioni di via Nove Alto. Il sottoscritto Adriano Botteoni interpella il sindaco del comune di Vittorio Veneto chiedendo se il comune dispone del progetto di ripristino ambientale, oggetto dell'interpellanza, di illustrare brevemente al Consiglio Comunale tale progetto, quali sono i pareri tecnici previsti e quali quelli presenti inerenti al progetto, se i lavori svolti finora sono stati eseguiti in conformità rispetto al progetto originario, quali sono le autorizzazioni previste per il cantiere e quali quelle attualmente concesse, quali opere sono state individuate per la messa in sicurezza dell'area, infine se è previsto un intervento urgente di messa in sicurezza in seguito ai recenti danni subiti dalle proprietà sottostanti ed in merito alla linea di crepe osservabile in cima alla collina. Grazie. Grazie consigliere. La risposta al sindaco Roberto Tonon. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In merito all'interpellanza comunico innanzitutto che questa amministrazione già un anno fa, per la precisione il 2 settembre del 2016, aveva monitorato e quindi fatto una visita in cantiere per verificare la situazione. Rispondendo poi in maniera dettagliata alle varie domande che il consigliere ha posto, rilevo che agli atti si riscontra la domanda in data 14 febbraio del 2014, numero 04961 del protocollo, presentata dalla FAL SRL con sede in Pieve di Soligo, per lavori di, testualmente, ripristino ambientale dell'ex cava Costa d'Andros con riporto materiale derivanti da operazioni di escavazione da eseguirsi in Nove Alto, su terreno censito in Comune di Vittorio Veneto, foglio 16, mappale 58, 59, 63, 66, 67, 95, eccetera, quelli oggetto. A tale domanda è seguito il permesso di costruire numero 55 del 31 marzo 2014. Le opere ultima approvate consistono sinteticamente nel ripristino ambientale mediante riempimento con utilizzo di terre e rocce di scavo dell'ex cava Costa d'Andros in località 9, cava lasciata alla conclusione dei lavori del tratto autostradale Vittorio Veneto Pian di Vedoia, risultante in stato di abbandono, delimitato dallo strato di terreno vegetale sovrastato da arbusti. Secondo il progetto, il materiale deve essere riportato in modo da riempire il vuoto e ricomporre il preesistente naturale declino verso il centro abitato a ridosso della statale di Alemagna. Non erano previsti pareri tecnici al di fuori di quelli istruttori dell'unità edilizia privata. È stato richiesto il parere della Commissione Edilizia Integrata che in data 6 marzo 2014 si è così espressa. Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata 6/3/2014, con esito pur non ricadendo l'intervento in zona di vincolo, la Commissione Edilizia Integrata esamina la pratica ed esprime parere favorevole in quanto il riempimento proposto rimodella un versante già sede di attività di cava.
I lavori risultano in fase di avanzamento, la conformità di quanto realizzato al progetto approvato è attualmente sottoposta a puntuale verifica da parte dell'ufficio di edilizia privata, anche con il supporto di specifica strumentazione tecnica digitale per il rilievo dello stato dei luoghi. Non vi erano autorizzazioni previste oltre al permesso a costruire già citato, quello rilasciato nel marzo del 2014. Le ultime due domande possono essere raccolte in un'unica risposta. Ai sensi del decreto legislativo 81/2008 la sicurezza del cantiere compete al committente dei lavori. Gli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato nel mese di settembre sono in fase istruttoria. Se saranno riscontrate delle difformità rispetto al progetto approvato, saranno assunte le conseguenti determinazioni come previsto dal DPR 380 del 2001. Consigliere Botteon. Grazie Presidente. Intanto ringrazio perché sinteticamente, ma le risposte ai punti mi pare che ci siano. Quindi mi dico soddisfatto. Le chiedo solamente 2 minuti di commento. Nel parere della Commissione integrale non c'è nessun riferimento a quello che ho sentito, al tipo di materiale, che è una cosa che trovo abbastanza. C'è un ripristino ambientale dove viene riversato il materiale per ripristinare la situazione precedente. Se prima era un materiale permeabile, poi deve essere messo un materiale permeabile. Da quel che ho sentito non si fa nessun riferimento al tipo di materiale, quindi va bene così. Non so se sia un ripristino, mi sembra normale che deve essere lo stesso tipo di materiale, altrimenti se si cambia la morfologia e il tipo di materiale è chiaro che possono subentrare delle situazioni spiacevoli e anche pericolose. Quindi è un'osservazione che mi sembra abbastanza importante. È chiaro che siamo in un momento in cui le precipitazioni intense sono frequenti e quindi secondo me c'è una pericolosità tale che è vero che la sicurezza spetta al committente dei lavori, ma penso che in caso di urgenza e di rischio ci possa essere, anzi ci debba essere l'intervento dell'amministrazione. Grazie e chiedo la risposta scritta. Sì, è citato nella sua richiesta. Non spetta a me rispondere, rilevo solo che nella commissione edilizia comunque è presente un geologo, quindi avrà fatto le sue considerazioni. Grazie. Interrogazione a risposta orale del consigliere Bruno Fasan, che invito a prendere la parola per illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Egregio Sindaco Tonon, nella giornata di giovedì 31 agosto, fra le news dei quotidiani locali è uscita la graduatoria di un bando riservato alle amministrazioni comunali per progetti inerenti alla promozione del turismo delle prealpi trevigiane, dei prodotti tipici locali e la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio. Il bando al quale hanno concorso tutte le amministrazioni è stato istituito da Gala Alta Marca, ente di promozione del territorio del quale anche la città di Vittorio Veneto fa parte, in un modo che definisco basilare per l'esistenza stessa dell'ente, vista l'importanza geopolitica e territoriale della città della Vittoria, punto di riferimento per qualsiasi progetto di promozione dell'Alta Marca trevigiana. La somma messa a disposizione dalla Regione, pari a 2.110.000 euro, è particolarmente significativa e sicuramente avrà suscitato l'interesse dell'amministrazione vittoriese, che, come sappiamo, è sensibile a questo genere di interventi, ma che purtroppo al momento non ha le risorse necessarie per perseguire gli obiettivi sopracitati, ma che fanno parte anche del programma elettorale con il quale attualmente stanno governando la città. Dai bandi GAL sono emersi 3 ambiti di intervento. Il primo indirizzato a promuovere il paesaggio del Prosecco, candidato a patrimonio dell'UNESCO, nel quale sono stati finanziati i progetti Cison di Valmarino, Pieve e Farra di Soligo, di Vidore e di Valdobbiadene, con cifre che vanno dai 70.000 ai 200.000 euro. Il secondo finanzia progetti di collegamento e messa in rete di attrattori turistici e sono finanziati i comuni di Cavaso del Tomba, Possagno e Segosino e della sottostimata Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, almeno qui dentro, con finanziamenti da 100.000 a 199.000 euro. Il terzo finanzia parchi tematici didattici
per il turismo giovanile, dove hanno trovato finanziamento il comune di Cappella Maggiore, di Cordignano, di Fregona, di Rimini Lago, con finanziamenti consistenti da 75.000 a 180.000. Non vedo citata la città di Vittorio Veneto fra i comuni in graduatoria. Chiedo all'amministrazione quali progetti hanno partecipato ai bandi istituiti da GAL dell'Alta Marca e quali siano state le motivazioni addotte da VEPA per il loro mancato inserimento in graduatoria. Grazie consigliere. Assessore Turchetto, prego. Grazie. Sì, quindi in merito alla sua interrogazione circa la graduatoria dei finanziamenti GAL Alta Marca, in merito ai 3 ambiti di intervento, le comunico che il Comune di Vittorio Veneto ha partecipato al bando a regia GAL Alta Marca del titolo Collegamento messa in rete degli attrattori turistici, con il progetto per la realizzazione di 10 piazzole per la mobilità sostenibile ed e-bike nei comuni dell'Unione Montana e delle Prealpi Trevigiane, come da adesione al progetto contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale numero 73 del 27 aprile 2017, che peraltro è andata in copia a tutti i capigruppo consigliari. L'adesione al progetto è coerente con gli obiettivi dell'amministrazione comunale di valorizzazione turistica del territorio anche e soprattutto attraverso investimenti nel settore del cicloturismo. La ciclovia dell'amicizia Munchen-Venezia, che attraversa il nostro territorio comunale, è uno degli attrattori turistici che contribuisce ad incrementare il consistente trend positivo dei flussi turistici della nostra città in atto già dal 2014. Ne è un esempio il raduno di cicloamatori del 16 e 17 settembre scorsi, il Rad Race. 400 ciclisti provenienti dalla Germania hanno sostato e fruito delle strutture ricettive del nostro territorio. Molti altri si fermano normalmente durante il periodo estivo. La scelta dell'amministrazione di partecipare al finanziamento, che ha visto come lead partner l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, è stata dunque una scelta di interesse pubblico per l'incentivazione del turismo ecosostenibile che contribuisce ad ampliare e arricchire l'offerta turistica e di accoglienza di Vittorio Veneto e del territorio prealpino. Pertanto risultiamo in graduatoria del progetto finanziato unitamente agli altri comuni dell'ente Unione Montana delle Prealpi Trevigiane. Grazie. Consigliere Fasan. Io dico, bene partecipare al bando vinto dalla Comunità Montana per le 10 piazzole, però la somma riservata per Vittorio Veneto varia dai 15.000 ai 19.000 euro su 2.110.000. Vedo qui che sono stati finanziati i comuni di Cavaso del Tomba 150.000. Cavaso, e sono sempre 150.000, volte a come che te voglio. Bon. Segusino, niente po' di meno che 1.100 abitanti, 100.000 euro. E poi vedo anche, dalla rassegna stampa, che comuni di Follina, Refronto e Valdobbiadene hanno preso tutti 100.000 euro per sistemare Villa di Cedri, Villa Spada e l'antico collegio di San Giuseppe. Io credo che magari 100.000 euro a Villa Croce, un piccolo progetto, bastava, non dico un progetto, ma avere un prospetto di progetto che costava niente, si potevano anche fare. Ricordo che il comune di Vittorio Veneto nella precedente amministrazione ha avuto parecchi finanziamenti in GAL, in IPA. Mi sono informato di qua per questa questione e mi hanno risposto che dal 2015 fino al 2017 non è stato presentato nessuna richiesta di finanziamento al GAL. Allora io dico, è sempre la solita storia, no? Che io riporto che i bilanci si fanno con i finanziamenti regionali, europei, vista la scarsità delle richieste. Un po' di impegno di più, avere anche qualche idea, un po' di... Consigliere. Sono passato, scusa. Nel senso che io ho scritto qua sui miei appunti, Fasan si dichiara... puntini. Lascio lei decidere come posso sentirmi. Comunque credo di non essere soddisfatto. Un po' di creatività nel proporre. Ma può parlare il consigliere, l'assessore Napo. Tutte le volte che parlo io mi interrompe. Il regolamento lo applica il presidente e l'assessore Napoli dovrebbe tacere. Abbiamo già discusso ampiamente di questa cosa. Gli assessori devono parlare solo se il presidente lascia la parola. Continui a parlare lei.
Vedi? Ti disattendi. Abbiamo Stavo fatto dicendo riunione dei all'assessore capigruppo, vieni Napoli disatteso subito. giustamente di... No, ecco, non devi lo chiederti, stavo devi richiamando. comportarti bene. Grazie, è stato chiaro comunque. Punto numero- Scusa, Per cortesia. no, una mini replica perché siccome ha fatto una seconda Una interrogazione... mini replica, quindi- le concedo una mini replica. Grazie. D'accordo. Avendo fatto lei una seconda interrogazione, sostanzialmente un piccolo comizio, diciamo, una mini replica aggiuntiva mi sia consentita. Allora, è vero che i bilanci si costruiscono anche grazie ai finanziamenti. I finanziamenti ne abbiamo presi tanti, se non tantissimi, per tante opere pubbliche. Mi riservo nella prossima comunicazione di elencarli tutti, vedrà che sono tantissimi. Sono tantissimi. Ah, ecco, va bene. Allora la prossima volta facciamo la comunicazione e gli elenchiamo tutti i finanziamenti che questa amministrazione ha preso dalla Regione e dallo Stato. Detto questo, relativamente a questo bando, si partecipa non a prendere il maggior importo possibile, ma si partecipa nel settore nel quale si ritiene che sia più utile partecipare. Siccome il settore turistico del cicloturismo sta partendo, è questo il settore nel quale noi intendiamo puntare, intendiamo investire per migliorare i flussi turistici che stanno migliorando molto, ma molto dal 2014, sono in grande crescita e quindi questo ci dà anche ragione, diciamo, delle scelte che stiamo operando. Grazie. Grazie. Punto numero 4 all'ordine del giorno. Variante urbanistica numero 56 del 2017, denominata variante verde ai sensi dell'articolo 50,6 della legge regionale 61 dell'85 e naturalmente sue modifiche e integrazioni. Approvazione. Sindaco Tonon, a lei la parola. Grazie Presidente. Si tratta in questa seduta del Consiglio Comunale di portare ad approvazione quella variante che in questa aula consigliare è già stata adottata ai sensi della legge regionale 4 del 2015, che all'articolo 7 prevede appunto la cosiddetta variante verdi per la riclassificazione di aree edificabili, per cui con tale riclassificazione su istanza dei proprietari degli aventi titolo di aree fabbricabili possono chiedere che vengano, fra virgolette, declassate e quindi private in sostanza della loro potenzialità edificatoria. Questo Consiglio Comunale unanimemente con la delibera numero 15 del 2 maggio 2017 ha adottato questa variante. Ha fatto questa variante i passaggi, fra virgolette, doverosi per legge, nel senso è stata esposta e pubblicata, non sono pervenute osservazioni da parte di alcuno presso la provincia di Treviso che era deputata. Successivamente è stato chiesto alla Regione se fosse assoggettabile a VAS, cioè a valutazione ambientale strategica, e ottenuta la risposta dalla Regione negativa. Dunque il momento del passaggio dall'adozione all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale. Rammento solo che chi avesse eventualmente qualche parentela con qualcuno dei proprietari di questi terreni è invitato ovviamente a non votare. Sì, già il consigliere Fiorin già la scorsa volta non aveva partecipato alla votazione. Grazie. Consigliere, se c'è una discussione, eventualmente nel momento... Ah, non c'è discussione, benissimo. È vero. Avete ragione, chiedo scusa. Allora, bene, quindi metto in votazione la delibera. Consigliere Posocco? Ha schiacciato il suo collega e quindi? Do la parola al suo collega. Solo una curiosità.
Qui si cita che la variante verde è una variante parziale e non generale. Certo. Solo una domanda così. Visto che ci sono 18 punti di questa variante, non potrebbe essere considerata una variante generale? La variante generale riguarda l'intero ambito comunale, questa è una variante parziale perché riguarda specificamente 18 aree, se no sarebbe Sparsi su tutto il territorio però. Guardi, lei che ha fatto anche l'amministratore, durante la sua amministrazione, Appunto. sia come consigliere che come assessore, deve aver visto, fra virgolette, passare davanti a lei, almeno viste, presumo, diverse varianti, erano tutte varianti parziali, anche se riguardavano aree sparse nell'intero Ho territorio. fatto una domanda. E io ho dato una risposta. Bene. Grazie. Prego. Sono di fatto dei francobolli sparsi nel Sì, ma siccome territorio. il territorio è vasto si poteva anche Bene, presumere. è stato chiarito comunque. Consigliere Saracino? Si può ricordare la cifra di introiti da tassazione che vengono o meno? Devo chiedere perché l'altra volta l'ho elencata, però non ce l'ho qui, chiedo se... 15.000 euro, grazie. Ok, perfetto. Grazie. Allora metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, variante urbanistica numero 56, variante verde, ai sensi della legge 61 dell'85. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità, 16 su 16. No. Chiedo scusa, uscita il consigliere Fiorin, 15 su 15, unanimità. 15 votanti, 15 favorevoli su 15 votanti. Non c'è l'immediata eseguibilità, quindi passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno. Deliberazione di Giunta Comunale numero 168 del 19 settembre 2017, bilancio di previsione 2017-2019, primo prelevamento dal fondo di riserva ordinario per l'esercizio 2017 ed adeguamento del PEG 2017-2019. Comunicazione. Assessore Napol, a lei la parola. Questa è una comunicazione al Consiglio che ne prende atto e riguarda il prelevamento dal fondo di riserva di 15.000 euro per far fronte a spese legali conseguenti alla sottoscrizione della convenzione con i privati proprietari dell'area in cui insiste la discarica Forcal, al contenzioso relativo a Piazza Meschio ed al ricorso al TAR Lazio sui trasferimenti governativi promosso da ANCI. Ecco, quindi questa è la comunicazione. Voi avete la delibera di giunta dove tutto è riportato nel dettaglio. Ecco, grazie. Confermo che non c'è votazione, si prende atto. Consigliere Fasan, brevissimo. Mi incuriosisce il fatto che è stata stilata una nuova convenzione, è stata sottoscritta una nuova convenzione con i proprietari della cava di Forcal. Posso saperne qualcosa in più? Perché non ne so niente. Con i proprietari della cava? No, non so. Perché 15.000 euro e manco sapere per chi spende. Le verrà sicuramente spiegato.
Punto numero sono 6 stati all'ordine rivisti del solo giorno. alcuni termini, però siccome non è argomento, perché sennò in qualsiasi, allora potremmo chiedere per qualsiasi motivo, ho detto sono stati cambiati alcuni termini della convenzione, quando sarà portata quando farà richiesta sarà portata a sua conoscenza anche in Consiglio Comunale. Vabbè, la mia richiesta credo che sia lecita, visto che spendiamo 15.000 euro per fare una convenzione, pensavo che si potesse chiedere quali sono i termini che sono cambiati, ma se lei pensa che questo non sia utile alla discussione Non ho detto consigliare, questo. Ho detto questo? lo dirà un'altra Lei volta. continua a mettere al sottoscritto parole in bocca che non ha Ma mai no, pronunciato. ma non no, è ma grave, Silvestre. non è grave quello, No, è l'ha gravissimo che lei sottinteso. continui ad attribuire ad altri affermazioni che non hanno fatto. Questo ho visto che ormai è il suo stile, punto. No, non è il mio Ma se lo stile, è tenga, una è il suo storia stile, vecchia invece. che si ripercuote da 20 anni qui dentro. Accusare gli altri. Era solo una consigliere- curiosità, ma se non siete in grado di dirmi Consigliere, quali le sono. è stato detto che nel momento Ho l'impressione che opportuno- sia lei che non è in Mi- grado di mi capire. tolga la parola, che per confonde favore. le varianti Le sarà- generali con le varianti le sarà parziali. risposto. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Bilancio consolidato 2016, approvazione. Assessore Napoli. Sì, ecco qua. Allora questo è un nuovo adempimento che noi siamo chiamati ad adempiere per la prima volta e che si inserisce nel quadro normativo intervenuto dal 2011 a seguito di dell'emanazione di una serie di leggi che hanno inteso rendere più efficaci ed efficienti i bilanci della struttura pubblica del nostro Paese, a partire dallo Stato fino ai comuni, agli enti e tutto quello che può essere ricompreso nella sfera pubblica. Ecco, per inquadrare meglio e far capire di cosa si tratta, abbiamo predisposto, gli uffici hanno predisposto una serie di slide che adesso vi verranno proiettate, nelle quali, come dire, viene succintamente, però in maniera esaustiva, riassunto il contenuto di questo provvedimento che, come dire, nella sua costruzione è stato, come dire, ha seguito un percorso di indagine e di confronto, soprattutto di natura tecnico-istituzionale, portato avanti dai responsabili della ragioneria con le varie strutture, le associazioni comuni della Marca Trevigiana, dell'ANCI, eccetera. Questo per far sì che l'interpretazione e quindi l'applicazione di questa nuova normativa da parte dei comuni fosse univoca, no? Ecco, perché come voi sapete le leggi a volte non sono, come dire, di interpretazione chiarissima e quindi si è dato vita anche a un confronto abbastanza ampio in maniera tale da arrivare a delle determinazioni comuni. Quindi io direi di procedere con la illustrazione e poi ne riparliamo. Grazie. Buonasera. Allora abbiamo preparato alcune slide per inquadrare, diciamo, il bilancio consolidato e per illustrare che cos'è e gli adempimenti richiesti dalla normativa e come siamo arrivati a individuare il gruppo amministrazione pubblica, cosiddetto GAP, e il perimetro di consolidamento. Allora, innanzitutto i riferimenti normativi ai quali dobbiamo fare appunto riferimento sono il famoso decreto legislativo 118 del 2011 che detta appunto le disposizioni in materia di organizzazione dei sistemi contabili e il decreto legislativo che ci ha imposto anche appunto il bilancio armonizzato.
l'allegato 4/4 che appunto stabilisce il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato e il principio dell'organismo italiano di contabilità, che è appunto un organismo che detta principi contabili per la redazione dei bilanci e quindi anche dei bilanci consolidati, che detta appunto un principio contabile, bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto. Abbiamo evidenziato la sanzione che è stata introdotta con il decreto legge 113/2016, convertito nella legge 160, che stabilisce che in caso di mancato rispetto dei termini che sono previsti per l'approvazione dei bilanci di previsioni, dei rendiconti e anche del bilancio consolidato, il cui obbligo è appunto il 30 di settembre, e del termine dei 30 giorni dalla loro approvazione per la comunicazione appunto dei dati alla banca dati dell'amministrazione pubblica, la sanzione è che non si può procedere all'assunzione di personale fino a quando non si è adempiuto. Il legislatore con il bilancio consolidato ha voluto porre un obiettivo. L'obiettivo è quello di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Quindi con il bilancio consolidato non è che si va ad approvare i bilanci delle singole società o degli enti o dei vari enti strumentali ai quali hanno ovviamente provveduto gli organi competenti, ma con il bilancio consolidato si va a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale, nonché il risultato economico dell'attività che è svolta dall'ente, che è quindi diciamo il comune, attraverso le proprie società o organismi collegati all'ente comune. Le attività preliminari che sono state chieste per arrivare alla formazione del bilancio consolidato hanno imposto la predisposizione di 2 elenchi. Il primo è stato quello di individuare tutte le società, organismi, enti che, relativamente ai quali il Comune ha delle partecipazioni o comunque delle forme di collegamento con questi organismi. Quindi il primo passaggio, cioè il primo elenco, è stato quello di individuare tutte le enti, aziende e società che fanno capo appunto al gruppo amministrazione pubblica e quindi al gruppo comune. Il secondo elenco, che vedremo più avanti, è invece quello di individuare sulla base di meccanismi e criteri stabiliti dalla legge le società e gli organismi che abbiamo consolidato. Allora, il GAP, questo famoso gruppo amministrazione pubblica, è sostanzialmente composto da organismi strumentali, enti strumentali che a loro volta si distinguono in enti strumentali controllati ed enti strumentali partecipati, e le società o gruppi di società, che possono essere società controllate oppure partecipate affidatarie dirette. È la stessa normativa che dà la definizione di che cosa sono gli organismi strumentali, che appunto sono definiti dall'articolo 1, e si tratta di articolazioni organizzative del capogruppo stessa e quindi diciamo del comune. Gli enti strumentali, che come dicevo prima, si distinguono in enti strumentali controllati ed enti strumentali partecipati. Allora, i controllati, che sono definiti dall'articolo 11 ter, comma 1, sono quegli enti nei confronti dei quali la capogruppo, quindi parliamo sempre del comune, ha e quindi diciamo l'elencazione è alternativa: il possesso diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda, il potere assegnato dalla legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda,
esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda, ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge per percentuali superiori alla quota di partecipazione, oppure esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di un'influenza dominante. Sempre la legge dice quali sono invece gli enti strumentali partecipati, che sono appunto costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione, quindi in assenza delle condizioni di cui sopra, però sono quegli enti in cui il comune o comunque diciamo l'ente ha una partecipazione. Sempre la legge distingue poi che cosa si intende per società controllate e che cosa si intende per società partecipate. Le società controllate sono quelle in cui si ha comunque il possesso diretto o indiretto anche sulla scorta di patti parasociali della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria. B. Ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di un'influenza dominante. Poi vabbè, qui c'è una indicazione relativamente alle quotate e poi abbiamo le società partecipate che sono invece quelle società a totale partecipazione pubblica che sono affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione dell'ente stesso. Allora, precisato quindi che il Comune è stato chiamato prima di tutto appunto a individuare il GAP, quindi questo gruppo di amministrazione pubblica. Quindi ha individuato tutti gli enti strumentali partecipati, controllati, nonché le società controllate e partecipate del Comune stesso. Ovviamente il riferimento è all'esercizio 2016. Nel 2016 c'era praticamente l'IPAB Manzoni che in base alla normativa che appena illustrata è un ente è considerato, cioè rientra nella tipologia dell'ente strumentale controllato. Infatti il Comune aveva la nomina del CDA. Altro ente strumentale controllato è l'Istituto Cesana Malanotti, perché il Comune nomina la totalità dei componenti del CDA. Altro ente strumentale partecipato, però in questo caso, è la Fondazione Fender, perché il Comune nomina non la maggioranza del CDA, ma 2 dei 5 componenti del CDA, quindi rientra come partecipato. Altro ente strumentale partecipato è la Fondazione Minuccio Minucci, dove il sindaco è componente di diritto del CDA. Ente strumentale partecipato è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale, dove c'ha il Comune una partecipazione diretta dello 0,0343%, altro ente strumentale partecipato è il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, dove abbiamo sempre una partecipazione diretta del 9,40%, il CIT, Consorzio per i servizi di igiene del territorio, dove c'è una partecipazione del 9,40%, il BIM, sempre una partecipazione del 2,94%. Infine, altro ente strumentale partecipato è il BIM Livenza, dove c'è una partecipazione diretta del 40%. Come società controllate, il Comune ha la sua società controllata perché c'è una partecipazione totalitaria, è la Vittorio Veneto Servizi, che appunto c'è la partecipazione del 100%, l'ATM Servizi, che però è una società in liquidazione, e come società partecipate, dove appunto il Comune partecipa in percentuale, sono la Piave Servizi con una partecipazione del 6,02%, 0,243, l'Ascom Holding, partecipazione diretta dello 0,485, la MOM, Mobilità di Marca 3,02, l'Intermodale Vittoriese del 9,44 e il GAL dell'Alta Marca Trevigiana, partecipazione del 2,31. Quindi abbiamo individuato il GAP, quindi questo gruppo di amministrazione pubblica.
A questo punto che cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto individuare di questo gruppo quali erano le società o gli enti da consolidare, perché per consolidare gli enti e le società dovevano rispondere a determinati requisiti. È la stessa normativa che dice che non devono essere consolidati i casi in cui si parla della cosiddetta irrilevanza, cioè quando il bilancio di una componente del gruppo, cioè del GAP, è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. È lo stesso legislatore che ha stabilito la percentuale della irrilevanza. Infatti ha appunto detto che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, quindi ci devono essere tutti, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e il 5% per le regioni e le province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, ossia del comune. Questi parametri sono il totale dell'attivo, il patrimonio netto e il totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso però ho stabilito un ulteriore parametro: sono da considerare irrilevante e quindi non soggetti a consolidamento le quote di partecipazione inferiore all'1% del capitale della società partecipata. Ha poi anche stabilito che non rientrano nel consolidamento qualora c'è un'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, perché avendo noi una scadenza imposta dal legislatore del 30 settembre, ovviamente lo stesso principio contabile dava un tempo che era intorno al 20 di agosto perché le società al quale abbiamo richiesto le informazioni dovevano trasmettere tutte le informazioni richieste al comune necessarie appunto per il consolidamento. Detto questo, che cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo sulla base dell'esercizio 2016 stabilito, in base ovviamente al nostro rendiconto, quindi al nostro conto consuntivo approvato, per calcolare l'incidenza del 10% abbiamo appunto preso il totale attivo, che è 144 milioni, e abbiamo calcolato il 10%, lo stesso del patrimonio netto e lo stesso del totale dei ricavi caratteristici. Sulla base di queste percentuali abbiamo quindi individuato relativamente al GAP quelle società e quegli enti che dovevamo andare a consolidare. Allora, dalle percentuali e quindi dal controllo dei bilanci e delle informazioni che abbiamo richiesto alle varie società ed enti, ne è venuto fuori che l'ente Asilo Manzoni non è escluso dal perimetro di consolidamento perché è irrilevante, perché ha un'incidenza inferiore al 10% dei parametri stabiliti dalla normativa. L'Istituto Cesana Malanotti invece è da includersi nel perimetro perché ha un parametro superiore al 10%. Esclusa sono anche la Fondazione Fender, il Minucci, il Consiglio di Bacino, il Veneto Orientale, il Bacino Sinistra Piave, il CIT, il BIM Piave Treviso e il BIM Livenza. Sono invece incluse nel perimetro la Vittorio Veneto Servizi, l'ATM in liquidazione, la Piave Servizi e Mobilità di Marca. Esclusi sono invece l'Asco Holding, l'Intermodale SRL e il GAL dell'Alta Marca, sempre perché c'è praticamente una incidenza inferiore al 10% oppure perché c'era una partecipazione inferiore all'1%. Pertanto i soggetti inclusi nel bilancio consolidato sono praticamente l'Istituto Cesana Malanotti,
Vittorio Veneto Servizio, perché appunto c'è questa partecipazione al 100%, la Piave Servizi e la MOM. Per quanto riguarda la TM, pur rientrando nel periodo di consolidamento, non è stato possibile consolidarla perché non è stato possibile avere le informazioni necessarie per poterla includere nel perimetro di consolidamento. Bene. Grazie, dottoressa Costalonga. Quindi è aperto il dibattito per le necessarie ed eventuali vostre considerazioni. Consigliere Fasan, a lei la parola. La ringrazio, Presidente. Quanto tempo ho? 7 minuti. Ma questo è un bilancio, scusa. No. Non è un bilancio, si chiama bilancio consolidato. Allora avrà gli stessi tempi di bilancio, credo. Esatto. Aspetti. Non è né il bilancio preventivo né quello consuntivo. Consuntivo. Voi avete sempre una risposta per tutte le occasioni, ma così è, e non è poi che il sindaco mi dice che gli Sì. metto in bocca parole. Però che abbia pazienza, consigliere Fasan. Questo è. questo è un bilancio consolidato. La prossima volta, magari il prossimo anno, ci saranno 12 minuti invece di 7. Io dico che non è importante il tempo, è importante quello che uno dice, però parlare di un bilancio consolidato in 7 minuti mi sembra una cosa un po' ristretta, visto anche le difficoltà di capire quello che ci state proponendo. Io dico che se fra le carte che mi sono state consegnate c'era questo, credo che non avete fatto questa notte, avrei capito molto di più da subito senza stare lì a perdere tempo a studiare. È la prima volta che viene applicato il bilancio consolidato previsto dalla legge Madia ed è una novità che, come spiega l'assessore, è dovuta per tenere sotto controllo i conti pubblici. No, mi vei capire così, vedi tu, fa confusione. Vabbè, chiamala come vuoi. Parliamo di bilancio consolidato in ogni caso. Infatti finora le amministrazioni presentavano per il più i propri bilanci in pareggio, magari scaricando sulle consociate il deficit che poi non risultavano nei bilanci presenti nell'Unione Europea. C'è qualcosa che non va? Posso continuare? Fanno parte del gruppo comune di Vittorio Veneto, Istituto Cesana Malanotti, IPA Vittorio Veneto Servizi, ATM Servizi, Piave Servizi, Mobilità di Marca. Noto con preoccupazione e mista sorpresa che manca agli atti il bilancio di ATM Servizi. Il consolidato di un bilancio è un aggregato di tutti i bilanci. La somma matematica di tutti i bilanci del gruppo, ma se mi manca il bilancio di un componente di un gruppo, come faccio a fare la somma? Vuol dire che io non sono di grado di fare un bilancio consolidato, al massimo posso fare un bilancio di un gruppo che non è aggregato dal punto di vista del bilancio e non credo che l'amministrazione questa sera voglia fare il bilancio di un gruppo, se si scherzi a parte, ma il bilancio di un gruppo che l'amministrazione ha definito gruppo comune Vittorio Veneto. A mio parere l'amministrazione non può imporre ai consiglieri di votare un bilancio alla volemme sebbene e facciamo finta che non esiste il problema, perché alla fine la responsabilità ricade sempre su coloro che alzano la mano. Siete sicuri voi consiglieri di cosa state votando? Come si fa a votare il bilancio di un gruppo quando il liquidatore dell'ente, nonché estensore del bilancio, è latitante? Latitante nel senso che manca, per carità, non fraintendetemi. E si dice che siano sparite le carte con i dati del bilancio di ATM? Speriamo che siano sparite solo le carte, perché di solito prima spariscono i soldi, poi spariscono le carte e solo alla fine spariscono chi vuole darsi alla latitanza. Io mi auguro che il sindaco, che finora è stato assente su questo argomento, almeno in Consiglio Comunale, ci riferisca. Nel momento che il bilancio dell'ATM doveva essere fatto entro giugno 2017,
Si presume che il dottore commercialista di cui ora si fa riferimento sia irraggiungibile da ben prima. Quindi c'era tutto il tempo di porre rimedio a questa emergenza, se ci fosse stata la volontà di farlo. Chiedo se il presidente Alessandro Del Colle abbia avvisato per tempo il sindaco e le forze dell'ordine della situazione createsi. Se il sindaco abbia preso i provvedimenti previsti e per quale ragione il sindaco non ne abbia dato finora comunicazione al Consiglio. Bastava fare una ricerca su Alessandro Del Colle e si vedeva che non c'era più. Se stasera lei si poteva raggiungere solo email oppure attraverso... Sì, no Del Colle, chiedo scusa, il commercialista. Avete capito di chi parlo? Se stasera non si avesse dovuto fare il bilancio consolidato del gruppo Vittorio Veneto, probabilmente questo fatto non sarebbe venuto alla luce del sole e la cosa, a mio parere, potrebbe rientrare nella casistica del reato di omissione di atto d'ufficio. Dal momento che in Italia nessuno si dimette e Del Colle non sia ancora dimesso, benché la nomina del liquidatore sia stata fatta da lui, chiedo al sindaco se ha mai considerato la possibilità di sostituire il presidente Del Colle da lui nominato, onde evitare di essere coinvolto in questa triste vicenda che potrebbe diventare lo scandalo dell'amministrazione Tonon. Sì, perché è scandaloso il fatto che ATM non abbia il bilancio 2016, una società che non fa il bilancio, mai sentita. Scandaloso che non sia stata fatta nessuna denuncia e informazione del Consiglio da parte dell'amministrazione. Scandaloso che Del Colle non si sia demesso, visto che era lui che ha trovato il commercialista, o non sia stato destituito da lei sindaco, che lo ha nominato. Credo che nei conti correnti di ATM fossero depositati non meno di 1,5 milioni di euro. Chiedo se ci sono ancora ed eventualmente il sindaco possa darci conferma. Chiedo all'amministrazione con quale criterio ha presentato un bilancio consolidato quando una dei 5 componenti non ha presentato il bilancio. Cosa andiamo a votare? Un bilancio che non c'è o un bilancio che forse nasconde una triste e inconfessabile realtà? I consiglieri questa sera, quando alzano la mano, andranno ad approvare un bilancio consolidato del quale si assumono anche la responsabilità di certificare la regolarità dei conti. Trovo pure inspiegabile che la relazione del revisore dei conti, senti qua, abbia dato parere favorevole senza nemmeno citare la mancanza di bilancio ATM. Ma ormai questo Consiglio è abituato alle inspiegabili performance dei revisori, che dopo aver avallato per anni il bilancio dell'amministrazione, dove non compaiono né entrate né uscite a 690.000 di saldo, ora danno parere di irregolarità ad un bilancio consolidato di un'aggregazione di enti dove manca il bilancio di un componente. Gradirei sapere se ci sono i soldi almeno. Grazie. Consigliere Masetto, a lei la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io devo dire che il collega che mi ha preceduto, il collega Fasan, è stato troppo morbido nel senso che ha portato la cosa come un'interpretazione. Non è, cari signori dell'amministrazione, non è un'interpretazione. Cari colleghi consiglieri, abbiamo iniziato a trattare un punto che non possiamo trattare. Abbiamo iniziato a trattare un punto che va ritirato e io intanto subito chiedo che il punto venga ritirato. Ma perché deve essere ritirato il punto? Perché, ripeto quello che ha detto il collega Fasan, noi stiamo per approvare un bilancio consolidato senza il bilancio di una società. Qua, tra l'altro, candidamente, no, nella slide mi si viene scritto: considerato che la società ATM, eccetera, pur rientrante nel perimetro di consolidamento, non ha provveduto nei termini all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, ma allora, signor Sindaco, la prima cosa, dov'è il bilancio intanto? Dov'è il bilancio? Noi non l'abbiamo trovato, ma in effetti lo citate anche che non c'è. Ma mi si dice per cortesia dov'è sto bilancio? Poi
È un ragionamento molto semplice. Se io sono il sindaco, no? e nomino il presidente di un ente controllato e non vedo il bilancio entro i termini stabiliti dalla legge, primo, molto semplicemente e velocemente, chiedo spiegazioni. Ecco, chiedo spiegazioni. Era il primo passo da fare immediatamente. Se le spiegazioni non ci sono o sono aleatorie, rimuovo con effetto immediato quel personaggio. Non ci sono mezze misure, ma stiamo scherzando? Cioè, veramente io l'ho detto ancora, ci sono dei momenti che mi sembra di essere non in un consiglio comunale, nel massimo consenso di una città, della città di Vittorio Veneto, ma veramente alla fresca frasca. Non siamo alla fresca frasca. Colleghi consiglieri di maggioranza, attenzione, voi questa sera veramente non lo votiamo perché io chiedo, ripeto, che venga ritirato. Ma chiedo anche, no, chiedo anche, io, se il presidente del COL non mi avesse presentato il bilancio nei termini previsti, lo avrei rimosso subito. Quindi dov'è? Magari è stato rimosso e non lo sappiamo. Mi auguro che sia così, che finito il mio intervento il signor sindaco ci dica il presidente del COL non è più presidente, perché così deve essere. Ma in seconda istanza, se io suppongo o sentore che ci sia qualcosa sotto, perché viva Dio, come faccio a non presentare un bilancio? E allora, se ho il sentore e c'è qualcosa sotto, prendo la macchina e vado direttamente dai carabinieri, in procura della Repubblica. Questa è l'attività da fare. Il concetto è chiaro, credo, per tutti. Lo ribadisco però, per la terza volta. Un presidente che non porta un bilancio di un ente pubblico entro i termini, ma non entro i termini, stiamo ragionando 20 giorni dopo, stiamo ragionando il 29 settembre. Quel presidente là non deve essere più presidente. Chiedo spiegazioni, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Grazie e buonasera a tutti. Sì, il mio capogruppo e i miei colleghi che mi hanno preceduto sono stati chiari sul discorso dell'ATM, quindi signor Sindaco poi aspettiamo di avere informazioni su questa mancata presentazione del bilancio che penso da un punto di vista, come dire, pecuniario comporta, mi sembra, una multa di 6.000 euro, se non vado errato, però da un punto di vista politico col bilancio consolidato da approvare è veramente una cosa, mamma mia. Queste cose, come diceva qualcuno sul giornale stamattina, di solito in queste zone non accadono, accadono in altre zone. Detto questo, venerdì, quando mi è arrivata la convocazione del Consiglio Comunale, ho visto il documento del bilancio consolidato degli enti, ho detto cos'è sta cosa? E lunedì mattina, quando mi sono recato a prendere gli atti qua in comune, ho visto che praticamente è un ennesimo adempimento da fare, poveri i nostri dipendenti, perché la semplificazione mi sembra che abbia portato più che altro, concedetemi il termine, carte da fare piuttosto che produrre, insomma, che amministrare. E in questo senso io sono convinto che con le stesse leggi l'amministrazione centrale governa due paesi, perché magari questo adempimento può andare bene in certe zone, ma in altre credo che noi abbiamo ben chiaro dove stiamo, e perché a parte poi viene fuori il discorso dell'ATM che non mi presenta il bilancio e noi non sappiamo niente di una nostra società partecipata al 100%, che per quel che ne sappiamo i soldi potrebbero essere andati, non so, in Slovenia o nei paesi dell'est da qualche altra parte. Così, poi lei sì, anche, ma lei magari ci tranquillizzerà su questo. E quindi niente, io ho capito anche dall'illustrazione di stasera che il bilancio consolidato
dovrebbe sopperire le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, dando anche una visione in natura contabile delle scelte di pianificazione del controllo. Detto questo, mi sono fatto un'altra domanda e la faccio a voi consiglieri. Noi abbiamo trovato nella lista, diciamo nel gap degli enti, di cui non sappiamo però, almeno io non so, la valutazione da un punto di vista dei bilanci e lo stato patrimoniale. Diciamo questo, mi sarei aspettato di venire a conoscenza, e così si faceva per dire con la Vittorio Veneto Servizi. Presentavano il bilancio e l'amministratore unico veniva a presentarci il bilancio. Succedeva, facevamo una serata a tema e noi eravamo a conoscenza di quello che succedeva. Il bilancio della Vittorio Veneto Servizi io l'ho trovato nel sito della Vittorio Veneto Servizi, ci ho dato un'occhiata ieri sera. Ci sono delle cose, delle domande che vorrei fare al signor Biz e so che lui mi darebbe delle risposte. Però stasera io devo approvare un bilancio consolidato per avere una fotografia, lo faccio sulla fiducia, perché io sinceramente non so voi, io non conosco la situazione delle nostre partecipate, ma in questo senso anche dell'Istituto Cesana Malanotti. Allora, l'Istituto Cesana Malanotti mi è stato riferito in commissione che noi lo mettiamo dentro nel bilancio consolidato perché lei sindaco nomina il CDA. Anche qui nella normativa c'è un nonché, qualcuno lo interpreta come congiuntivo, come congiunzione, qualcuno come disgiunzione. Mi sembra che le IPAB di questo tipo altri comuni non le abbiano inserite nel bilancio consolidato, le abbiano inserite nel perimetro ma non nel bilancio consolidato. Mi riferisco al comune di Conegliano piuttosto che al comune di Villorba, al comune di Treviso. Non è stato fatto, non è stata inserita l'IPAB. Nel comune di Treviso è stato cambiato anche lo statuto perché non è più nomina totale del comune, ma però non sono stati consolidati. Ne ho la certezza perché il consiglio comunale ieri sera a Conegliano non era inserita la Fenzi, per dire. Ecco. Treviso non è inserita? Sì, ma so che non è inserita. Poi amministrate voi, dovreste saperlo, insomma. Ecco. Sì, appunto l'ho detto, assessore. Mi stia a sentire, stia attento. Ecco. Allora, nel bilancio, allora io anche nel Cesana, noi amministratori è un ente autonomo, magari controllato dalla regione, giusto? Lei sindaco non può interferire nelle decisioni dell'ente, chiaro? Io ho chiesto il bilancio del Cesana, gentilmente mi è stato inviato e mercoledì sera ci ho dato un'occhiata e io consolido il bilancio, mi piacerebbe fare delle domande però al CDA, io che capisco poco i bilanci, sono andato a vedermi il bilancio che è in passivo, ho visto che il bilancio è in passivo del Cesana, ho visto che è in passivo perché sono stati messi dei soldi per gli accantonamenti per i rischi, per dire. Okay, per la storia famosa dell'IVA che andranno a discutere. Poi mi sembra però di aver visto, però non sono sicuro, mi sarebbe piaciuto chiederlo al CDA, ma mi sembra che i soldi che sono stati accantonati per eventuali rischi siano stati utilizzati invece per dare delle consulenze. Quindi, segretario, io non credo che nel comune di Vittorio Veneto i soldi che vengono accantonati per i rischi vengano poi spesi in consulenza. Non credo sia possibile, non lo so. Sì, basta spostarli, ma non lo so. Ci sono una serie di cose che noi consiglieri comunali stasera andiamo a votare, ripeto, sulla fiducia, però mi piacerebbe anche essere più informato su quello che accade. Noi abbiamo una serie di enti, una serie di società partecipate, però, ripeto, io ne so poco. Io veramente ne so poco, io leggo per quello che riesco a trovare nel sito del comune, nel sito delle partecipate, però qui nessuno è venuto a dirci niente, a spiegarci niente. E poi c'è il problema grosso che una società partecipata che doveva presentare il bilancio non l'ha presentato e vorrei veramente che lei, sindaco, ci tranquillizzasse che è tutto ok. Ecco, grazie. Grazie, consigliere Posocco. Consigliere Sant'Antonio. Sì, buonasera. Allora, il mio è un intervento di tipo tecnico che va
non so, a chiarire, a cercare di chiarire cosa è stato fatto e come è stato costruito sto bilancio consolidato, quindi nessun tipo di obiezione dal punto di vista politico, ma solo per cercare di chiarire alcuni lati oscuri che posso intravedere o che secondo me possono essere pericolosi. Allora, grazie alla dottoressa Costalonga per la spiegazione di questa sera, che è stata molto chiara. Sono riuscito a capire come sono state messe all'interno, diciamo, di questo set le società che vanno a consolidare il bilancio. E ho capito, no, che in buona sostanza, grazie a delle normative e anche dei processi, diciamo così, matematici, si è stabilita una soglia, ed ho capito finalmente questa sera il motivo per cui il Cesana Malanotti rientra. Allora, in questo caso però mi sfugge l'obiettivo dei bilanci consolidati a livello più alto, nel senso che so bene quale sarebbe l'obiettivo, però secondo me con la generalizzazione di questi, lasciatemi dire, tagli, soglie eccetera, si rischia di dare più peso a normative e leggi matematiche che poi con il buon senso dire se una società ha senso o meno che rientri nel mio bilancio consolidato. Allora qua mi viene subito il dubbio, no, del Cesana. Ho capito il motivo, cioè si mette dentro tutto su un calderone, no, lo stato patrimoniale eccetera, poi si decide una soglia, chi supera sta soglia va dentro, chi è sotto sta fuori. Però dall'altro lato mi faccio delle domande di tipo, no, quali sono le ricadute per esempio di avere in bilancio, so che non è colpa di chi ha fatto la scelta, ma si sono stabilite delle norme tecniche, no? Però le ricadute poi dal punto di vista a livello comunale, cioè qua la domanda ai tecnici, se per esempio in un consolidato, cioè che responsabilità ho io delle aziende che vado a consolidare? Mi spiego, prendiamo il caso del Cesana, nomino gli amministratori, no? E poi non posso far più nulla, però mi ricade nel mio consolidato. Allora se gli investimenti che fa il Cesana, o chi per esso, prendo il Cesana perché è l'unico che è capitato dentro, ma poteva essere anche un'altra, se il Cesana fa degli investimenti e li decide col suo consiglio di amministrazione, poi che ricadute ho nel mio bilancio? Ho anche delle ricadute legali nel mio bilancio consolidato o meno? Lo capisco per le aziende partecipate, perché sono io che decido, no, cosa fare e do io gli ordini alle mie aziende partecipate, ma il Cesana è proprio, voglio dire, una eccezione. Allora mi chiedo, queste eccezioni come cioè è più di buon senso che vengano trattate, voglio dire, non con soglie queste cose qua, ma si decidano come trattarle. Dopo, tra l'altro, il caso del Cesana, mi risulta che la regione fa un consolidato di tutte le IPAB, punto di domanda, non lo so, non ho idea. Oppure il comune di Padova, che ha un bilancio sicuramente consolidato maggiore di 144 milioni di euro, e quindi voglio dire, la soglia è più alta, possono cadere dentro tante IPAB, e quelle che rimangono fuori chi è che le consolida? Cioè, quali sono le conseguenze di aver dentro? Ecco, questa è la domanda che io mi pongo. Dopo rimane sempre il dubbio, cioè l'alone, il punto critico che hanno anche elencato i miei colleghi, non so come si faccia a consolidare se una società non presenta il bilancio, e qua sì sarebbe da prendere provvedimenti sull'amministratore che non è stato in grado di portare a termine il proprio mestiere. Grazie. Grazie consigliere, la parola al consigliere Botteon. Grazie Presidente, molto brevemente. In Commissione Consigliare si era molto discusso sulla presenza del Cesana Malanotti nell'elenco. È stato ribadito stasera, però volevo riportare che si trova online
una risposta ufficiale dell'ANCI, o meglio dell'Istituto Finanza Economia Locale, l'IFEL, via un webinar del 21 febbraio 2017 con una serie di domande sul bilancio consolidato. Tra queste vi è proprio quella se l'IPAB deve rientrare nel perimetro di consolidamento, e la risposta è se gli amministratori sono nominati sì, e quindi se effettivamente il Cesana è giusto che rientri, e questo risponde al dubbio. Ho cercato anche una domanda sull'assenza di bilancio ma non l'ho trovata, e quindi effettivamente le perplessità ci sono e restano. Siccome si era parlato anche in commissione effettivamente della questione sollevata dal consigliere Posocco, ovvero il fatto di sapere qualcosa, di poter anche fare domande agli amministratori, mi sono permesso di sentire proprio il presidente del COL, cercando di invitarlo, ovviamente poi ci dovrà essere l'accordo col presidente del consiglio comunale, e si è detto disponibile per la prossima volta, per la prossima seduta, immagino ad ottobre, a partecipare, ovviamente se c'è l'accordo e se riusciamo a inserirlo. Però ovviamente questo non risponde al quesito, è giusto consolidare il bilancio di un'area in cui manca una delle società. Penso che adesso ci sarà la risposta da parte dell'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus, prego. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto, visto che è il mio primo intervento. Allora, innanzitutto ringrazio il consigliere Botteon perché ha letto una risposta che avrei voluto leggere io, e che è una nota che chiarisce, quindi una nota che chiarisce, credo una volta per tutte, quelli che erano dei dubbi che legittimamente i consiglieri si pongono. Venendo un po' invece alle altre considerazioni che sono state fatte dagli altri consiglieri, io noto che su 16 società ci si è concentrati ovviamente per questioni politiche solo su alcune. A me piacerebbe magari parlare anche dell'Asco Holding, che è una delle società, no? E dire ma potremmo invitare qua il presidente dell'Asco Holding, potremmo invitare qua il presidente del CIT, potremmo. Allora faccio un salto indietro nel tempo e mi chiedo quante volte sono venuti i presidenti delle società che citate voi, quante volte è venuto il presidente dell'Istituto Cesana Malanotti nella passata presidenza in quest'aula consigliare a parlare del bilancio. Io mai è venuto. ICM. Ecco. E quindi qui io ho visto dei presidenti passare quando sono stati invitati, e se verranno invitati sono sicuro che parteciperanno e potranno giustamente i consiglieri fare le domande che ritengono. Questo è il primo intervento. Grazie consigliere Dus. Consigliere Carnelos, prego. Dunque, ho preso atto degli interventi dei colleghi di minoranza, ma secondo me è sfuggita una questione di carattere tecnico. Cos'è un bilancio consolidato? Il bilancio consolidato è la fotografia di un determinato perimetro per far che cosa? Per verificare la sostenibilità finanziaria del gruppo di controllo in tutte le sue varie sfaccettature che ha illustrato la dottoressa Costalonga. Quindi qui non è una valutazione di merito la votazione sul consolidato. Indubbio che dalla fotografia del consolidato poi deriveranno delle conseguenze di carattere politico, delle valutazioni di carattere politico. Ma questo non è nel momento del voto del consolidato. Tant'è vero che effettivamente, per esempio, dalla fotografia di questo consolidato emergono delle luci, emergono delle ombre, appunto per questo serve il consolidato. Si sono posti i miei colleghi la domanda: concretamente, per quale motivo a livello nazionale è stata prevista una legislazione per fare questo consolidato? Perché in passato, e qualche collega l'ha detto, si buttava la polvere non sotto il tappeto ma sotto le controllate. Voi direte quali effetto può avere a livello centrale l'approvazione di un consolidato con delle ombre.
Provate a immaginare, faccio l'ipotesi, negli enti in cui non abbiamo una partecipazione di controllo in termini finanziari, ma un controllo in termini di nomine. Secondo voi, se avessimo un ente di questo genere nel perimetro, che ha buchi vorticosi, e chi ha nominato quelle persone nulla fa, secondo voi cosa fa la prefettura e il Ministero degli Interni? Evidentemente agisce sull'ente, no, sull'ente comune naturalmente, perché evidentemente se ci sono ombre, chi nomina quelle persone le deve revocare o agire in modo tale per fare in modo che la fotografia del consolidato l'anno dopo non presenti quei buchi, o se vi sono delle spiegazioni verranno date in sede politica e in sede consiliare. Fra l'altro, senza volerlo, effettivamente dagli interventi è emerso proprio questo. È chiaro che noi, facendo la fotografia, ci sono delle fotografie nitide, delle fotografie sbiadite, delle fotografie nebulose. E evidentemente è indubbio che se manca il bilancio c'è qualcosa che non funziona. Ma vedete, serve il consolidato. È indubbio che potrebbero esserci delle motivazioni, ma guardate, la stessa legge ha contemplato la fattispecie astratta che ci potessero essere enti da cui non era possibile reperire i dati. Tant'è vero che la dottoressa Costalonga, leggendo il dato normativo, ha detto ci mettate quelli. È indubbio che poi agiremo, sia come minoranza, come maggioranza, come amministrazione, di fronte a questa situazione. Ecco perché, peraltro, e qui sarebbe bello che da oggi in poi cominciassimo a ragionare, come si può dire, scevri da, come si può dire, dalla spada di Damocle. Qui tutte le volte, in ogni consiglio comunale, se avete presente, a un certo punto, per, come si può dire, cercare di ottenere l'attenzione dei consiglieri di maggioranza, la spada di Damocle è rappresentata la Corte dei Conti da questo e da quell'altro. Perché? Perché non ragionare in termini, come si può dire, razionali e confrontandoci, magari manifestando l'opinione di merito diverso, che è normale che sia così, ma guardate che qui, dal punto di vista della Corte dei Conti, nel momento in cui è una semplice fotografia, nel momento in cui i revisori ci hanno detto che questa fotografia corrisponde al vero, bella o brutta che sia, dov'è la responsabilità? È indubbio. Giustamente voi direte sul merito c'è questo e questo, ma dov'è la responsabilità? Non è bello che fra di noi l'argomento sia sempre quello. È vero, prima o dopo mi risponderete, ma guardate che per 5 anni noi, ma si volta pagina. Noi non siamo mica quelli di 5 anni fa, Ce ne sarà qualcuno, ma è marginale. Ho finito, qualcuno mi dice il tempo, finisco, continuerò dopo se c'è qualcos'altro. Grazie, scusate. Grazie, no, era ampiamente entro i termini. Tocca al consigliere Saracino, prego. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto saluto tutti quanti presenti. Allora, vediamo, giustamente il consigliere Carnelos parlava di spada di Damocle. Spada di Damocle che ve la siete un po' cercata. Arriviamo all'ultimo giorno disponibile per votare un bilancio. 2 volte fa vi è andata male, siete andati sotto. Questa volta penso che siete tutti istruiti su come votare e vedo che questa brutta usanza di arrivare all'ultimo giorno disponibile continua lo stesso. Continua soprattutto su argomenti complessi e
molto, diciamo, nuovi per tutti, sui quali bisognerebbe avere più tempo per valutarli, analizzarli e discuterli, ma questo tempo non c'è. Arriviamo a un'analisi di questo bilancio. Innanzitutto ringrazio il consigliere Botteon e Dus per quel appunto sulle IPAB, che sarebbe anche corretto, però se noi ci andiamo a prendere lo statuto del Cesana Malanotti, firmato dal presidente attuale, ed è quello in vigore che rispecchia quello vecchio, dice che non è ammesso il potere di revoca dei consiglieri da parte del soggetto cui spetta l'effettuazione delle nomine nel rispetto dell'articolo 72 della legge regionale, che prevede che l'autorità tutoria regionale possa provvedere alla rimozione o alla revoca degli amministratori. Questo viene ribadito nuovamente nello statuto stesso del Cesana, che il Cesana, una volta che il sindaco nomina, è autonomo, non dà nessun ascolto e non c'entra niente col comune. Quindi ritengo che quello che hanno fatto altri comuni, Conegliano e via dicendo, di non metterla, è da un certo punto di vista tecnico corretto. Se è un ente che io posso soltanto nominare senza mettere la minoranza come avete fatto, e è del tutto autonomo e non mi risponde, insomma, adesso in passivo di 500.000 per accantonamenti, magari deve far Villa Papadopoli e si indebita di altri 10 milioni, non so se magari proprio nessuna responsabilità al comune su questo. Quindi ritengo a questo punto che non è stato chiarito del tutto, alla luce del fatto che molti comuni non l'hanno inclusa. Dopodiché, sul discorso dei bilanci delle partecipate o meno, io ho fatto le mie dimostranze in commissione, sono andato sul sito del comune, sulle partecipate, a vedere quello dell'ATM, addirittura l'ultimo bilancio online disponibile è del 2014, quindi se io consigliere voglio andare su un mezzo pubblico, non c'è neanche quello del 2015, le farmacie non c'è quello del 2016, però fortunatamente è stato messo sul sito delle farmacie. Quindi anche queste cose, insomma, sono importanti, visto che non sono allegate, magari non saranno strettamente necessarie, ma per noi che abbiamo una responsabilità oggettiva nei confronti del cittadino a prendere una decisione, dobbiamo avere informazioni. Io non metto in dubbio il lavoro fatto dai dipendenti comunali, ma metto in dubbio che tante volte se lo strumento che io devo valutare non ha tutti gli allegati, non è facile prendere una decisione. Soprattutto, come è stato detto sul discorso dell'ATM e via dicendo, ci sono un po' di dubbi, anche questo sul Cesana Malanotti, perché tanti comuni non l'hanno messo, noi sì. Dopodiché, questa è un'introduzione, la domanda tecnica che io voglio fare, e gradirei una risposta dall'assessore se sa darmela, è: che operazioni infragruppo ci sono tra il comune, il Cesana e tutte le altre società che sono state inserite? Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere De Bastiani, prego. Grazie. Sì, registro anch'io appunto questa difformità tra come abbiamo affrontato il bilancio, il nostro comune, e come si stanno comportando gli altri comuni. Anch'io sono andato a verificare, appunto ho visto che Conegliano non ha inserito le IPAB, non ha inserito appunto neanche Treviso, neanche abbiamo detto insomma una serie di comuni, però voglio dire, siamo stati rassicurati, ci è stato spiegato il motivo, mi fido dei funzionari e quindi può essere che in questo caso sbaglino gli altri, oppure può darsi che ci siano per gli altri dei motivi che noi non siamo in grado di valutare, per cui vabbè, prendo atto di questo. Mi sembra di aver capito che non c'è la possibilità di rimandare, perché altrimenti io appoggerei la proposta del consigliere Maset, perché andare ad approvare un bilancio in assenza del bilancio di una nostra controllata al 100%, è imbarazzante, insomma, no? Ci verrà spiegato i motivi di questa mancanza. Io avevo capito che l'ATM non sarebbe entrata, non sarebbe stata consolidata in quanto ente in dismissione, invece dopo, quando ho visto la delibera,
ho capito che non c'è, che rientra nel perimetro e manca il bilancio. E sì, abbiamo parlato, diceva il consigliere Carnellos che ci sono luci e ombre, ma in questo caso c'è il buio completo e il nulla. E vorrei aggiungere a quanto è stato chiesto, vorrei capire perché ci sono altre 2 enti o società per le quali c'è l'impossibilità di reperire informazioni, che uno è il Consiglio di Bacino Sinistra Piave e uno è la Fondazione Minuccio Minucci. Grazie per il momento. Grazie. Allora, alla fine del primo giro di interventi passiamo alle risposte da parte dei vari Comincio tecnici. io, grazie. Un attimo solo, Assessore, un attimo. Sindaco Tonò. Sì, grazie. Un attimo solo. Allora, visto che mi sono state poste direttamente alcune domande, vedo di rispondere in maniera molto chiara. Uno, per quanto riguarda le responsabilità dell'approvazione dei bilanci, ci sono dei pareri tecnici che vengono apposti sui bilanci di ogni società, di ogni ente, e i responsabili di quei bilanci sono i CDA, dove ci siano, o l'amministratore se c'è, e i revisori dei conti. Così come nel bilancio del nostro comune, e anche in questo caso per esempio per il consolidato c'è l'ok dei revisori del conto e c'è il parere favorevole dei dirigenti preposti, tanto per chiarire. In secondo luogo, per quanto riguarda il bilancio dell'ATM Servizi SRL, avevo anch'io parlato ieri in sede di approvazione del bilancio dell'ATM Servizi con il Presidente che mi ha garantito la sua presenza. Perché non è stato approvato precedentemente? Ovviamente ho chiesto, sollecitato prima, come hanno fatto anche gli uffici, e poi chiesto le motivazioni. È stato cambiato il commercialista per 2 motivi. Uno, perché c'era scarsa fiducia, diciamo così, nel precedente, nessuno è scappato, da quanto mi consta, e nessuno è andato a comprare diamanti, da quanto mi consta, perché era venuta meno la fiducia, e anche perché il nuovo aveva staccava una parcella più bassa rispetto al precedente. Per cui, trattandosi ovviamente di bilancio 2016, per il quale erano ovviamente necessarie le documentazioni che erano in possesso del precedente amministratore, c'è stata questa difficoltà da parte dell'amministratore, anzi liquidatore unico, perché in liquidazione la società non è il presidente, di reperire tutte le informazioni. Una volta reperite tutte, il bilancio è stato approvato. Ovviamente, essendo stato il consolidato chiuso, sì, approvato. Essendo stato il consolidato chiuso precedentemente, anche perché doveva essere ovviamente a disposizione non solo i consiglieri, ma prima anche dei revisori del conto, non è stato inserito. Quindi il bilancio è stato approvato ieri mattina. È stato approvato il bilancio della ATM Servizi SRL. Per fugare ogni dubbio su latitanze e quant'altro che ho sentito vagare in quest'Aula. Per quanto riguarda poi la disponibilità degli amministratori delle altri enti e società, peraltro sono già venuti in quest'Aula, a differenza di altri momenti in cui, pur avendo chiesto, non si sono presentati in quest'Aula, sono disposti e disponibili a tornare ovviamente. Anche se giuridicamente non è obbligatoria la presenza e il passaggio, diciamo così, in Consiglio Comunale da parte degli amministratori, ovviamente con il bilancio, sono già programmate, l'abbiamo già fatto e continueremo a farlo.
Poi perché la risposta alla domanda perché tanti comuni non hanno inserito, altri sì, sarebbe gioco facile dire se non fosse stato così la domanda sarebbe stata posta al contrario, perché alcuni l'hanno inserito e voi no, ma non importa, questo non è sicuramente la risposta che devo dare. La risposta tecnica è già stata data nella spiegazione dalla dottoressa Costalonga, così come sul fatto che nell'area di consolidamento, qualora ci sia l'impossibilità di reperire informazioni, questa possa essere così, come dire, in tempi ragionevoli, senza spese sproporzionate, possa non essere inserita nel consolidato. Però tecnicamente credo che i tecnici possano, qualora lo riteniate necessario, nuovamente spiegare, in quanto la cosa è già stata spiegata. Grazie. Grazie. Non so se deve intervenire l'assessore Napoli, la dottoressa Costalonga. No, Prego. se vuoi 2 parole, perché Prego. insomma, rispetto alla Commissione il dibattito di stasera è un po' più ragionevole, anche se ci sono sempre qualche divagazione fantasiosa che porta a qualche considerazione un po' fuori le righe, no? Qualcuno che scappa coi soldi o altre cose come ho sentito prima, perché insomma, ecco, io credo che sia sempre bene stare un attimo con i piedi per terra, perché poi si dice le voci si rincorrono, ma guarda caso chi dice sta roba è quello che alimenta le voci dopo, no? E quindi il cerchio si chiude. Ma detto questo, voglio dire, questo è un provvedimento che nasce nel giugno del 2011, governo Berlusconi-Bossi, quindi credo al di sopra di ogni sospetto, no? Guardando i banchi della minoranza. Quindi la ratio che lo ha come dire, generato dovrebbe essere quella di mettere ordine nella pubblica amministrazione, vista la situazione della finanza pubblica in quegli anni, abbastanza catastrofica. Questo è un fatto tecnico, cioè l'ho detto in commissione, lo ribadisco anche stasera, cioè nel senso che noi non siamo chiamati stasera a dire se ci piace il bilancio, no, delle società che abbiamo coinvolto, cioè non è questo il tema, anche se magari è legittimo, ma non è questo il tema di stasera, cioè noi siamo chiamati semplicemente ad applicare una norma di legge che dice questa società che ha queste caratteristiche, se rientra in certi parametri tu la devi inserire, punto. Non è che se mi piace il bilancio o mi piace il suo presidente la inserisco, se non mi piace il suo presidente non la inserisco. Cioè siamo all'interno di un ragionamento leggermente diverso e questo vorrei che fosse chiaro a tutti. Ecco, sui bilanci, no? Questo è un tema che si è un po' rincorso nel corso degli interventi, ma un po' tutti, credo che sia chiaro questo concetto. Noi stasera non siamo chiamati a analizzare i bilanci e se superano il nostro esame li inseriamo. No, li prendiamo come sono, anche perché questi enti sono chiamati a redigere i loro bilanci secondo lo schema del bilancio armonizzato, esattamente come facciamo noi, con gli stessi vincoli e con le stesse prerogative, e quindi devono passare gli stessi filtri e quindi si presume, no, che siano redatti conformemente alle nuove normative. Sul discorso del Cesana mi pare chiaro il ragionamento, cioè le IPA per le quali l'ente ha potere di nomina o revoca, non dice e revoca, dice o, perché è sufficiente che ricorra una delle condizioni, quindi la nomina è sufficiente a far sì che questo ente venga ricompreso. Saracino diceva, cioè io sono andato un po', non ho fatto la risposta scorrendo gli interventi dei vari consiglieri, ho così riassunto, ripercorso un po' gli argomenti, cioè il tempo di analizzare, ecco anche questo è il tempo di analizzare. Noi siamo arrivati come si dice, a fine luglio e siamo arrivati anche lì tardi, perché la complessità nella costruzione, se magari un domani avrà l'opportunità di essere amministratore, consigliere Saracino,
si renderà conto che magari le cose non sempre sono come sembrano, nel senso che i tempi e la complessità degli atti da mettere assieme richiedono veramente tempi abbastanza lunghi e lavoro molto impegnativo. Esempio, quello di questa sera, il termine che noi avevamo posto alle società perché ci dessero le informazioni era il 20 di agosto. Il 20 di agosto. Ecco, perché poi c'erano tutta una serie di una scansione temporale per arrivare a stasera che non potevamo andare al 30 di agosto, ok? Questa è la questione. Dopodiché la stessa legge dice che uno degli elementi che potevano escludere l'inserimento era l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese proporzionate. Quindi vuol dire che già la stessa legge lo prevedeva. Naturalmente siamo in una fase, credo, sperimentale, per noi è il primo anno, gli altri comuni, enti sperimentatori lo hanno già fatto da, non so, l'anno scorso sicuro, non so se c'erano anche altri anni precedenti. Quindi, vuol dire, è una cosa molto, come dire, è un adempimento di natura essenzialmente tecnica per quanto ci riguarda, al di là degli aspetti del bilancio ATM che sono stati chiariti. Ecco. Poi un'altra cosa, come dire, non dico a difesa, ma insomma per la correttezza, siccome il consigliere Fasan ha detto che il collegio dei revisori non ha rilevato il fatto che il bilancio ATM non è stato prodotto, in realtà a pagina 4 c'è scritto: la società ATM Servizi SRL in liquidazione non è stata inclusa nel bilancio consolidato, non avendo trasmesso in tempo utile le informazioni richieste dal Comune di Vittorio Veneto. È esclusa. Sì. Senza, evidentemente. Consigliere Fasan, mi stupisco di questa domanda. Infine, il consigliere Saracino, anche se, ripeto, non è oggetto del dibattito di stasera, lei chiedeva le operazioni infragruppo. Le operazioni infragruppo non è oggetto della discussione di stasera, per dire, ma comunque gliele dico lo stesso. Allora, tra Cesana e Comune ci sono le rete ricovero anziani a carico del Comune, tra Piave e Comune le utenze idriche sempre a carico del Comune, tra Mom e Comune le fatture relative al trasporto pubblico locale, Vittorio Veneto Servizi e Comune c'è il prestito fatto dal Comune alla società nel 2008. Ecco, queste sono le operazioni infragruppo, che non c'entrano niente col punto dell'ordine del giorno di stasera, lo ribadisco ancora un'altra volta. Grazie. Grazie Assessore. Dottoressa Costalonga. Allora, ad integrazione della necessità di inserire il Cesana Malanotti nel GAP e poi nell'area di consolidamento, vorrei richiamare la vostra attenzione sia appunto che comunque diciamo è già stato citato su questa risposta data dall'IFEL, dove dice espressamente: le IPAB per le quali l'ente ha il potere di nomina o revoca del CDA sono da includere nel GAP, quindi nel gruppo amministrazione pubblica, come enti strumentali controllati e, se non irrilevanti, nell'area di consolidamento. Nel nostro caso, l'Istituto Cesana Malanotti, c'è un potere di nomina da parte, diciamo, del Comune della totalità dei componenti del CDA e figura, cioè l'istituto è rilevante, ragion per cui è stato consolidato.
Vi vorrei leggere inoltre il parere della Corte dei Conti della sezione regionale di controllo per la Lombardia del 28 febbraio 2017, quindi diciamo di quest'anno. Dice praticamente, in relazione al famoso articolo 11 ter, comma 1 lettera B, quello che ha dato luogo anche a qualche perplessità in sede di commissione consigliare, quel famoso nonché, che dice: sul punto non sembra esserci dubbi sul fatto che la maggioranza dei componenti oggetto di nomina da parte dell'ente locale afferisce all'organo decisionale dell'ente strumentale, quale individuato dalla legge, da altra fonte normativa o dallo statuto. La previsione appare volutamente generica, e dall'altro che la competenza a definire le linee strategiche o le politiche di settore si riferisce al medesimo ente strumentale, non all'ente locale capogruppo e nominante. In sostanza, al fine di integrare il presupposto previsto dal citato articolo 11 ter, comma 1 lettera B, e cioè il potere di nomina, è sufficiente che l'ente locale abbia il potere di nominare la maggioranza degli organi di amministrazione o di indirizzo dell'ente strumentale. Infine, a completezza di, vorrei evidenziare che ho scaricato la delibera della Giunta regionale del 16 maggio 2017, dove praticamente la Regione non ha né inserito né consolidato alcuna IPAB relativamente al quale la Regione dovrebbe avere questo potere di controllo. Quindi la Regione, almeno io ho scaricato la delibera della Regione del 16 maggio 2017, dove non ha praticamente consolidato le IPAB. Grazie. Grazie. Quel particolare là. C'è anche un'ulteriore spiegazione. C'è un'ulteriore, grazie, c'è un'ulteriore annotazione che faccio, che è relativa a quanto detto dal Collegio dei Revisori. Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato nel definire il gruppo amministrazione pubblica richiede l'inclusione degli enti strumentali controllati pubblici e privati quando l'ente locale ha il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda. Questo è il dettato. L'osservazione del revisore dice: osservo innanzitutto che il potere a cui si fa riferimento consiste nel nominare o rimuovere, con un utilizzo disgiuntivo della lettera O, che non è mai una congiunzione, che consente di esercitare il controllo anche in presenza del solo potere di nomina. Il segretario vuole chiarire alcuni punti. A lui la parola. Volevo solo aggiungere alcune considerazioni e ribadire alcuni concetti che sono già stati espressi. Siamo in una fase di sperimentazione. Come in tutte le fasi di sperimentazione necessitano poi delle messe a punto. Anche questa vessata question delle IPAB, i tecnici hanno motivato perché è stata inserita, i revisori hanno ribadito quella scelta. A tal proposito volevo così aggiungere un'ulteriore informazione a proposito delle scelte dei comuni. Mi ha telefonato una collega, comune della Pedemontana, mi dice: voi come avete fatto rispetto all'IPAB? Perché ho il revisore che non ho incluso l'IPA, ho il revisore che non mi mette il parere favorevole e sono costretto a rinviare al Consiglio Comunale. Questo per dire, parlavo di sperimentazione, vale per tutti, chiaro? Ecco, detto questo, volevo anche aggiungere che mi fa piacere sia stato colto la finalità della normativa, che è migliorare la qualità dell'informazione degli enti locali sulle proprie società o comunque sulle proprie partecipazioni, che determinano erogazione di servizi non direttamente ma attraverso questi strumenti. Quindi, oltre alla richiesta dell'Europa, è proprio anche un'esigenza di riportare in capo all'Assemblea comunale, massima espressione, una visione d'insieme delle proprie attività, perché nel tempo si era un po' persa, specie per le partecipazioni magari minori,
questa visione d'insieme. C'è poi da dire anche un'altra cosa. Gli esperti si sono anche un po' divisi sulle modalità. Leggo qui per esempio il parere di un esperto che dice: sull'applicazione del principio contabile applicato 4.4, che è quello che è stato citato stasera, che è illustrato poi dalla dottoressa Costalonga, ci sono delle, diciamo così, anche contestazioni a livello di tecnici, nel senso che si fa questa considerazione: le modalità tecniche di consolidamento si ritiene che non siano adeguate. Si dice nella disciplina privatistica, infatti, i metodi di consolidamento a cui si ricorre sono essenzialmente tre: l'integrale, il proporzionale, il patrimonio netto. Leggo perché io non ho una gran conoscenza di questo ambito, forse molti di voi ci potrebbero spiegare meglio. Mentre invece il principio contabile, che il legislatore ha scelto nel nostro caso, prevede solo che si consolidi con un sistema, con un metodo, l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati dalla società privata, cosiddetto metodo integrale. Per esempio, a livello tecnico si sta cercando di mettere in discussione questa modalità, fa parte di quella fase di sperimentazione di messa a punto che dicevo. Quindi io non mi meraviglio se ci sono delle opinioni diverse, fanno parte delle fasi di avviamento delle procedure. Grazie. Secondo giro di interventi, consigliere Masetta. Grazie Presidente. Allora, il mio ragionamento è sempre un po' quello, anzi volevo fare una domanda al signor Sindaco. Signor Sindaco, lei, visto l'andamento, no? Il modo di operare del suo nominato, si fida ancora di questa persona? Io non mi fiderei più e la invito, come ho fatto prima, a prendere provvedimenti. Non sono riuscito a stamparmi, quindi leggo degli appunti che mi avevo preso, anche perché se un bilancio non viene effettivamente redatto, lei mi ha detto che è stato fatto qualche ora fa praticamente, no? Il bilancio. Se un bilancio non viene fatto, approvato, certo, benissimo, non viene approvato, almeno al 15 giugno il liquidatore incorre in una violazione. In particolare, citando l'articolo 2631 del Codice Civile, il quale prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa che va da euro 1032 a euro 6197. E questo è la legge italiana, Codice Civile, primo. Poi, ovviamente, ribadisco, non ci fidiamo più di questo amministratore. Va rimosso e va rimosso subito. Non deve venire qua, non deve più venire a dirci niente. Perché? Come possiamo aver fiducia di una persona così? Allora, la scusa adotta, non si fidava del commercialista, viva Dio! Cioè, se prendo il primo ragazzo che trovo per strada e gli chiedo, ascolta, ti racconto sta storia, che ne pensi? Visto che i ragazzini d'oggi sono anche molto svegli, mi ride in faccia. Ecco. Anche perché non ci possiamo, signor Sindaco, lei non si deve fidare di questa persona, noi non ci fidiamo di questa persona. Perché? Perché l'ATM Servizi non è che non abbia niente, ok? Allora, guardando il bilancio, perché poi lo troviamo nel sito del Comune, il bilancio chiuso del 31/12/2014 è quello che noi abbiamo. Ecco, l'ammontare di tali riserve è di euro 3.869.197. Tra l'altro, bisogna che ci siano dei soldi, perché quando si scioglie una società, magari dopo un periodo di liquidazione, le riserve vengono inevitabilmente distribuite al socio, al netto di eventuali perdite maturate durante la liquidazione.
no? E questo è proprio l'effetto di liquidazione. Però per effetto di questa distribuzione si crea una tassazione, okay, in capo alla società che nella relazione che, guardando sempre quell'unico bilancio che come consiglieri comunali noi abbiamo potuto vedere, no? E c'è praticamente, ci sono 1 milione al 31/12/2014, lo ribadisco, 1.215.000 euro che sono pari al 27,5% di IRES più il 3,9 di IRAP, scusate, sui 3.869.000. Allora, voi capite che ci sono soldi, insomma, che girano. Allora il mio ragionamento era questo: non ci possiamo più fidare di una persona che non fa i bilanci, che adotta o che adduce scuse che non sono proponibili e che gestisce soldi, non gestisce niente, gestisce patrimonio. Okay. Poi chiaramente questa delibera è invotabile perché non c'è un bilancio. Diceva anche il collega De Bastiani, condivideva il mio pensiero. Come possiamo votare una cosa del genere? Non la possiamo fare. Invece, ma questa è una domanda, quindi chiuso il discorso. Un ragionamento che facevo prima mentre sentivo così le spiegazioni tecniche. Abbiamo inserito il Cesana e bisognava inserirlo, ci hanno detto, abbiamo dovuto farlo. Il Cesana noi l'abbiamo lasciato con un attivo, lo ritroviamo adesso con la nuova gestione con un passivo. Questa è una domanda tecnica, se volete da ignorante, ma chiedo, no, la mia è una domanda, ripeto, se l'amministrazione del Cesana negli anni a venire crea, è un eufemismo, no? Crea milioni di debiti, chi li paga? Il Comune di Vittorio Veneto? Lo chiedo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Posocco, a lei la parola. Grazie, ringrazio il signor Sindaco perché è stato chiaro, questo sì. Adesso però vorrei fare un ragionamento con voi. Prima un discorso tecnico. Il 20 agosto era il termine ultimo per l'invio dei dati da parte di tutti gli organismi e il 31 agosto era il termine per l'approvazione da parte della Giunta. So che è stato fatto l'11 di settembre questa approvazione. Io non è che mi formalizzi, sapete, cioè, volevo capire se avete incontrato dei problemi su questo perché siete andati a provarlo tardi rispetto a quello previsto dalla legge. Poi so che i revisori che dovevano andare a fare la relazione entro il 20 l'hanno fatta entro il 19, quindi era solo un discorso, non era una critica ma una domanda. Allora, stavo pensando, facendo un ragionamento perché riguardo a quello che ha detto il consigliere Carnelos, ho apprezzato l'intervento del consigliere Carnelos riguardo al punto che sappiamo benissimo perché questa legge è stata fatta. E allora è proprio per questo che l'assenza del bilancio della partecipata è ancora più grave. Le spiego perché. Perché se tutti sanno che basta cambiare il commercialista e il commercialista non ci va bene, qualsiasi partecipata che ha messo sotto il tappeto la polvere dice non presento il bilancio perché dovevo cambiare commercialista su e giù, e quindi tutti i problemi che ci sono in giro li possiamo giustificare. Cioè, qua un comune può fare a meno di consolidare un bilancio di una partecipata perché non presenta il bilancio e l'unica sanzione che sembra esserci è di 6.000 euro. Ecco, quindi tutti i problemi che ci sono in giro per l'Italia, così non li risolveremo mai, perché basta che una partecipata non presenti il bilancio e cosa cambia? Non cambia niente, perché tanto andranno quei comuni a consolidare un bilancio senza quella partecipata. Quindi è molto più grave quello che ha fatto l'amministratore liquidatore adesso, perché ci fa passare come un comune che
sembra nascondere qualcosa, la polvere sotto i tappeti, come altri, che così non è solo che probabilmente un po' di pigrizia, non lo so, qualcosa di meglio da fare, e non l'ha fatto. Quindi, signor Sindaco, consideri questo aspetto, perché quello che è successo è molto molto grave. Tra l'altro la società è in liquidazione, il liquidatore dovrebbe probabilmente darsi da fare, probabilmente penso sia quello il compito. Spero che sia più solerte rispetto alla presentazione dei bilanci, anche perché quei soldi, mi sembra, servano per fare Piazza Duomo e fare Via Grazioli nel 2019. Mi sembra che avete detto in consiglio di quartiere di Ceneda che con la liquidazione dell'ATM verranno eseguite quelle opere nel 2019. Ma quando l'avete rinviato io mi ricordo l'ultima volta che l'avete detto, quindi l'avete detto tante volte, io mi ricordo l'ultima volta che l'avete detto. Quindi pensi a una persona che lavora, questo la invito a farlo, perché quello che è successo è molto grave. Ecco, tutto qua. Grazie consigliere, adesso è il turno del consigliere Botteon. Grazie Presidente, un breve intervento finalizzato proprio a quel miglioramento degli strumenti a cui accennava il segretario precedentemente, perché noi abbiamo in questo documento, che vi sono 40 pagine, vi sono gli allegati con i totali del gruppo consolidato. Sarebbe molto utile, appunto, per dare un'informazione ai consiglieri, avere almeno per i titoli il totale delle società. Quindi parlo di immobilizzazioni materiali, totale di ogni società, quindi non solo il totale di tutto, perché il totale di tutto non ce ne facciamo poco. Immobilizzazioni materiali, che sono 4, non sono tante, quindi tutto sta penso in 2 paginette, quindi sia per lo stato patrimoniale sia per il conto economico, avere solamente per i singoli titoli, quindi titolo 1, titolo 2, titolo 3 e via dicendo, avere i totali delle società, in modo da avere un elemento di confronto da cui poi magari possono emergere degli spunti per ulteriori approfondimenti. Grazie. Grazie, credo che sia un suggerimento di cui i tecnici terranno sicuramente conto. Consigliere Sant'Antonio. Sì, io volevo reiterare un attimo una domanda che avevo fatto precedentemente, che forse non è stata accolta, quindi volevo capire, e che poi è una domanda che ha fatto anche il collega Maset, quali possono essere le conseguenze se, parliamo dell'unico caso che abbiamo della IPAB Cesana Malanotti, dovesse succedere qualcosa al bilancio negativo di fatto della IPAB, cosa ricade sul comune di Vittorio Veneto? Allora, se non succede nulla, come mi sembra di vedere dalle teste che annuiscono negativamente della giunta, allora non capisco l'osservazione del consigliere Carnelós, che dice che il legislatore ha voluto porre l'attenzione, cioè il controllo da parte del sindaco che nomina i consiglieri di questo ente. E poi mi sfugge un'altra cosa, questo non lo so e chiedo che qualcuno me lo dica: come li ha nominati può anche revocarli il sindaco? Sembrerebbe di no, da quello che scrive sullo statuto il Cesana Malanotti. Quindi questo sono tutte quelle aree di incertezza che uno, pensando, dice: ma com'è la situazione? Giustamente, come dice il segretario, in una fase di collaudo può succedere di tutto, pertanto ancora il meccanismo non è rodato. Poi un'osservazione, ho visto che comunque c'è una certa libertà nell'inserire, quindi non è solo l'elemento matematico, la soglia matematica che fa in modo che una IPAB entri dentro, c'è una certa libertà. Ho sentito stasera degli altri comuni che hanno deciso evidentemente di lasciarle fuori o portarle dentro. E quelle che rimangono fuori, dove vengono consolidate, dalla regione non si sa, quindi tutte queste cose. Ecco, ultimo elemento di criticità, si vede, e l'esempio è tipico dell'ATM, che c'è una certa difficoltà poi anche praticamente a fare il consolidato, che basta che un elemento salti della catena e si arriva, anche mi viene da sorridere che il sindaco dica che è stato fatto ieri e che l'assessore dica che è del 20 di agosto che chiedono i dati. Cioè, un amministratore del genere
se fosse in un'azienda privata sarebbe cacciato, non dico come, perché insomma, ultimamente si usano queste frasi anche in consiglio comunale, ma lasciamo perdere. Grazie. Grazie consigliere. Adesso consigliere De Bastiani. Sì, mi riaggancio a quanto affermato dal consigliere Maset. Sì, io condivido, penso sia condiviso da tutti i consiglieri, che il fatto che manchi questo bilancio sia una cosa grave e anche imbarazzante. Ciò nonostante, credo che, come è stato detto prima, sia possibile votarlo in quanto il legislatore ha previsto che possa esserci un caso in cui manchi il bilancio, senza spiegare nel specifico il perché, ma comunque è stato previsto, e quindi io ritengo che sia votabile. Questa sera ho appreso che esiste questa nuova, chiamiamola entità, non so come chiamarla, che si chiama GAP, di cui ci ha illustrato la dottoressa, che è il gruppo amministrazione pubblica, quindi sono una serie di aziende, fondazioni, enti che costituiscono questo gruppo. E mi scuso se non ho colto la risposta a una domanda che avevo fatto precedentemente. Recepiti i motivi che hanno escluso appunto il bilancio ATM, avevo chiesto, vorrei capire perché mancano altri due bilanci, cioè quello del bacino Sinistra Piave e quello della Fondazione Minuccio Minucci. Se anche questi non hanno redatto bilancio, oppure se è semplicemente perché non ce l'hanno fatto pervenire, che da come si capisce dovrebbero essere tutti quanti disponibili. Grazie consigliere. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Allora, oggi 30 settembre è l'ultimo giorno, 29, sì, 29, comunque è l'ultimo giorno per poter votare bilancio consolidato. Noi abbiamo visto queste carte 3 giorni fa, una cosa complessa, prima volta che vedo queste cose, 50 pagine, e mi scuso se ho detto delle inesattezze, però professo la mia ignoranza come bilancio, posso solo leggere e qualcosa può sfuggire. Io chiedo anche al Presidente della Commissione Bilancio, perché magari non farci vedere un 10 giorni prima, così possiamo anche prepararci, perché c'è sempre l'impressione che qui ci sia sempre qualcosa da nascondere e si porta all'ultimo momento, rincorriamo l'emergenza. Questo non è sicuramente il compito del consigliere di minoranza, che ha bisogno di istruirsi ed essere informato. Vedo che anche l'assessore Napoli trova difficoltà nel rapportarsi con noi. In commissione ci abbiamo messo 3 ore, 2 ore e mezza per sondare questo bilancio consolidato, e sono venuto via che sapevo meno di quando ero arrivato. Per fortuna è arrivato questo qui, che si capisce un po' meglio, e poi il consigliere Carnelos dice che è una fotografia, pertanto le fotografie non fanno danni, cioè si fotografa lo stato di fatto, mancano 10 milioni, questo mi rassicurate, mancano 10 milioni di Cesana e noi non interverremo sicuramente nel ripianarli. C'è però un'altra cosa che mi incuriosisce, perché l'intermodale è stato escluso anzi è stato, si dice, irrilevanze per incidenza parametri. Noi lì siamo padroni della terra, cioè del terreno. Padroni, ho detto no, il comune è paron, no. E mi stupisce che
il comune di Vittorio Veneto voglia uscire anche dall'intermodale. Pensar male qualche volta ci si azzecca, come diceva io credo che il giorno che il comune addosserà ad altri le responsabilità di future gestioni, il comune potrà aver risolto un problema. Faccio riferimento allo stoccaggio di rifiuti, tutte quelle cose lì. Io personalmente non venderei la quota a parte, perché dice che è rilevante il 10%, però non vorrei sbagliarmi. Il 10% che è di Vittorio Veneto Servizi, che anche quello va venduto. Posso sbagliare? C'è un'altra partecipazione, no? Allora siamo al 20%, perché dobbiamo liberarci dell'intermodale, che credo che sia fondamentale per lo sviluppo dell'area industriale, e decidere cosa fare lì dentro. Grazie. Grazie. Dunque adesso tocca al consigliere Saracino, prego. Sì, senz'altro anch'io mi ricollego al discorso di De Bastiani sul perché anche le altre due società non hanno presentato un bilancio, perché è interessante. Adesso non è che siamo qua a fare il pelo nell'uovo soltanto l'ATM, ma giustamente anche queste due non hanno presentato. Dopodiché l'assessore Napoli ancora una volta parla vanvera, perché la mia domanda, assessore Napoli, sulle operazioni di infragruppo c'entra con questo. Se lei si leggesse le carte, perché dimostra di non leggerle, a pagina 12 e 13 c'è quello che io le ho chiesto. Quindi alla sua domanda che dice che prima o poi si augura che io venga di là, io spero presto, perché sta dimostrando di non essere competente. Faccio una domanda su quello che lei mi deve spiegare e non sa neanche di quello che le chiedo. Questo è inoltraggioso nei confronti dei cittadini. Avere un assessore che ti dice la domanda è fuori posto, non ha senso, quando è tra le carte che lei dovrebbe sapere. E dopo sul discorso Cesana Malanotti, sul discorso entra o non entra, è logico che questo discorso è viziato tutto da quello che è successo mesi fa, col discorso dell'asilo. Quindi è logico che i consiglieri partano prevenuti, perché ogni volta che parla del Cesana c'è sempre una fregatura. Dopo sul discorso che sia più o meno appropriato, questo sarà da verificare. E io pregherei la Giunta, visto che c'è questa occasione, di ribadire che l'asilo, il discorso dell'asilo Cesana non esiste più. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos, prego. Mi piace rivolgermi a Bruno, sembra l'anima candida, l'anima bella stasera, e si straccia le vesti per il fatto degli ultimi giorni. E sì che è un consigliere di lungo corso, lo sono anch'io, quello dei termini, e lei è un consigliere di lungo corso, lei sa benissimo come normalmente è già un miracolo arrivare in termini. Basta guardare, sono stato anch'io consigliere di minoranza e sempre si arriva all'ultimo momento, proprio perché non è così semplice fare i bilanci. Stessa cosa vale per l'informazione che chiede lei. Provi a chiedere ai consiglieri di opposizione di 5 anni fa quante volte le carte c'erano tutte, quando voi, come si può dire, davate le carte. È indubbio che non è così semplice. Questo per quanto riguarda la sua osservazione sulla tempistica. Va detto anche che se voi oggi fate un sondaggio, troverete che credo che il 70% dei comuni della Marca trevigiana stanno facendo questa cosa. Stasera la fanno stasera, l'hanno fatta ieri sera. Abbiamo visto prima Treviso, avete detto Conegliano, io non lo sapevo, ma qualcuno ha detto sì, l'hanno fatto ieri sera. Non è che qui ci siano i primi della classe. Può essere, non lo so. Ecco, comunque voglio dire, tanto perché così talvolta non si voglia dipingere quello che non è. Perché detta come l'avete detta voi sembra quasi che, non so, il 90% l'ha fatta al 25 di agosto, sta cosa, oppure il 1 di settembre. Vi sfido a verificare e vedrete che è quello che dico, una fotografia del reale.
le risposte del sindaco hanno dato anche, in qualche modo, una come si può dire, spiegazione di quale può essere l'esito di un consolidato. Credo, voi dite rocambolesco, ci possono essere le critiche e ci stanno, ma guarda caso il fatto di aver dovuto avere un consolidato non c'è stasera, ma il sindaco ha detto che si è provveduto. Non credo che non abbia avuto conseguenze. Credo che proprio questa situazione abbia determinato il fatto che qualche consigliere ha detto che c'era da fare qualcosa. Probabilmente credo che la telefonata che l'amministrazione ha fatto a quell'amministratore sia stata di sollecito proprio per questa ragione. E probabilmente questo determinerà che il bilancio, si spera, la prossima volta, siccome questa è la prima volta del consolidato, il prossimo anno vediamo, oltre a quelle che possono essere voi, la vostra spinta politica, ma questa è un'altra questione. Un'altra considerazione che è venuta così interessante dal dibattito, perché ci siamo posti, sia noi maggioranza che voi minoranza, su cosa includere nel perimetro e siamo diventati tutti azzeccagarbugli. Nel senso che, ed è vero, che talvolta le norme possono essere stilate dove si vuole. Tant'è vero che il segretario ha detto qualcuno lo ha escluso, la maggior parte sembra diventare consolidato questo. Certo, se voi domandate a me qual è la verità assoluta, hanno ragione gli uni e ragione gli altri, col cavolo che vi dico che hanno ragione gli uni e hanno ragione gli altri. Proprio perché le norme sono fatte così. Ma allora mi domando qualche volta che qui noi non facciamo gli avvocati, facciamo i politici. E allora vi dico una cosa, secondo voi, da un punto di vista di trasparenza, da un punto di vista di correttezza, da un punto di vista di controllo, è meglio che ci siano più possibili enti che sono nel perimetro o che ce ne sia anche uno o che facciano pure tutti quello che vogliono? Guardate che noi abbiamo dato probabilmente l'interpretazione che la pubblica amministrazione sta dando, che i funzionari stanno dando, è quella più restrittiva. Mettiamo dentro più possibile, perché così è come, voi sapete, nella pubblica amministrazione di solito, se c'è il dubbio fra il dir sì e il dir no, cosa dice l'amministrazione? No. Fino a quando non si crea una certa giurisprudenza consolidata, un certo comportamento consolidato di tutti. Così avviene quando una norma si applica per prima volta. Se l'alternativa è essere più restrittivi, più rigorosi possibile, o essere invece più largheggianti, la tendenza della pubblica amministrazione qual è? Quella di essere più restrittivi possibili. Ed ecco che, da come è stata interpretata e da come noi la votiamo stasera, si è interpretata la norma nella maniera più restrittiva. E fra l'altro guardate che ha anche conseguenze politiche. Perché se questi enti sono nel gap, effettivamente abbiamo il diritto come consiglieri, se prima era una graziosa concessione di qualche presidente venire in consiglio comunale, ora siccome fa parte del GAP, naturalmente mettendoci d'accordo, il consiglio comunale può chiedere che vengano e non possono dirci di no. Quindi sotto questo profilo più sono e meglio è. È già passato il tempo, per quanto riguarda la responsabilità è chiaro che noi siamo responsabili dove controlliamo il capitale. Vabbè, grazie. Grazie consigliere. Sul Minuzzi ne nominiamo uno solo? Sì, adesso era... Siamo fuori. Esatto. Beh. No, ma adesso ci sarà una risposta, grazie. E consigliere Dus, prego. Sì,
No, io trovo straordinario che nel primo giro si trovano sempre gli esempi contrari, no? Da parte della minoranza. Non si citano mai gli esempi, si arriva addirittura a citare Padova. No? Però a Montebelluna, dove l'IPAB li inseriscono, quella non la citiamo. Allora, citiamoli tutti. Montebelluna è stata inserita, in altri comuni non vengono inserite, e facciamo tutto lo spettro e poi andiamo a fare il ragionamento. No, venite a citarmi i comuni fuori provincia, fuori regione, eccetera, eccetera. Diamo una visione oggettiva della realtà, come è stata dopo data la risposta. Detto questo, perché i documenti arrivano adesso? Cioè, sembra anche qua che si viva fuori dal mondo, soprattutto mi rivolgo a questa parte della platea. Allora, ci sono 91 comuni che fanno parte di una di queste società citate qua dentro. Qualcuno avrà letto i giornali in questi giorni che ci sono delle difficoltà nel trovare la soluzione, no? Chissà come mai siamo arrivati alla fine, chissà come mai tutti arriviamo alla fine e chissà come mai nell'ultima settimana tutti abbiamo dovuto fare i consigli comunali. Allora, possiamo nasconderci, possiamo raccontarcela quanto vogliamo, la verità è che eravamo tutti bloccati su un punto che si è chiarito solo nell'ultima settimana. Sì, a tale proposito è ovvio che nella scelta della data sono coinvolto io, però immaginate, arrivano degli input, oggi sì, domani no, non facciamo in tempo, gli uffici hanno delle esigenze, noi abbiamo altre esigenze, alla fine una sintesi è stata quella del 29 settembre. Tutto qua, non c'è niente di... Allora, è finito il secondo giro di interventi, credo che ci siano alcune altre precisazioni, non so se il sindaco voleva aggiungere qualcosa, prego. Sì. Esatto. Allora, Ma sul discorso ATM. No, allora, io pensavo sulla sua cerco richiesta di rispondere, non so se anticipo le sue domande, ma cerco di rispondere leggendo la mail del liquidatore unico, dottor Alessandro Dal Col. Allora, la sostituzione del commercialista è avvenuta da un lato per ragioni di contenimento dei costi e dall'altro per il venir meno della fiducia nel precedente consulente nominato dalle gestioni precedenti, alla luce di difficoltà e ritardi nella predisposizione dei materiali contabili. Nella seconda metà del 2016 è anche cessata la convenzione con MOM che metteva a disposizione un suo dipendente per supportare la gestione amministrativa e contabile della società, avendo costui la memoria storica relativa prima alla ATM SPA e successivamente all'ATM Servizi SRL. Tale convenzione è cessata in particolar modo per ragioni di salute e successivo pensionamento della persona incaricata dei servizi inerenti alla convenzione, non sostituibile da altre figure analoghe. Credo che questo dia una spiegazione, spero definitiva, poi ognuno può leggerla come vuole, riguardo a quelle che erano le sue domande. C'erano delle oggettive, tante difficoltà nel reperire i materiali contabili, tant'è vero che oggi il liquidatore unico, fra virgolette, si arrangia a fare ogni lavoro. Poi, consigliere Fasan, ho l'impressione che lei, però... chiedo venia se sbaglio, abbia mescolato, diciamo così, due punti, cioè parlando dell'intermodale, se la teniamo o no, riguardo al consolidato. Non c'è... Sì, ma se la sì, ma l'alienazione... Ho capito, ma lei ha citato l'alienazione che non c'entra nulla con questo punto all'ordine del giorno. Qui si parla di perimetro e non bisogna, come ha giustamente sottolineato il consigliere De Bastiani, una cosa è il perimetro e un altro è il bilancio consolidato. Altra cosa ancora è la Madia, di cui presumo lei stesse parlando, perché l'alienazione non riguarda né il perimetro né il consolidato, riguarda solo, se si parla di alienazione, la Madia. È un altro provvedimento, e quella è la revisione straordinaria sulle partecipate, ma non c'entra nulla con questo punto all'ordine del giorno. Essere
più informative e fatte per tempo, in modo che anche noi possiamo capire quelle cose. Beh, guardi, se lei mi trova all'interno della documentazione relativa al bilancio stasera, dove si parla di alienazione di quote, le pago una cena? Me la trovi per piacere? Scusi, no, basta leggersi il documento? Se lei... punto. Allora, c'era una risposta... Assessore Napoli? Sì, no, solo brevissimamente perché sui tempi, no? Perché sarebbe bello per tutti avere 10 giorni di tempo per leggersi le carte, ma diciamo che sono 5 giorni liberi la documentazione, non 3 intanto. E insomma, io ho fatto 15 anni il consigliere comunale per un bel po' di tempo, anche in minoranza, e non ho mai avuto i documenti 10 giorni prima, neanche 6 giorni prima, nei tempi giusti come lo facciamo anche noi, 5, come lo facciamo anche adesso, punto. Quindi la realtà è questa, insomma, no? È inutile rincorrere polemiche che non esistono, primo. Secondo, noi siamo riusciti a eliminare le delibere fantasma. Le delibere fantasma della passata amministrazione erano qualcosa di mitologico. Sì, mi sono saltato proprio un giro. No, okay. Ecco, poi una breve chiosa per il consigliere Saracino. Io insomma cerco di non parlare a vanvera, anzi ritengo leggermente offensiva questa sua espressione, leggermente appena, perché ritengo che l'argomentazione che lei ha citato non c'entrasse col tema di stasera, in quanto quelle operazioni infragruppo sono un elemento che è inserito all'interno delle procedure di confezionamento di questo provvedimento. Sì, ma non sono riportate le cifre lì. Santa Madonna, voglio dire che non è un elemento che noi siamo chiamati a discutere stasera, questa roba qua. Quello volevo dire, semplicemente, tutto lì per discutere nel punto dell'ordine del giorno, va bene, basta. Vorrei dare la parola alla dottoressa Costalonga per, se vuole rispondere al consigliere De Bastiani. Grazie. Allora, il motivo relativo all'impossibilità di reperire le informazioni del bilancio Minuccio Minucci e del Consiglio di Bacino Sinistra Piave è perché questi due enti fanno dei bilanci esclusivamente di tipo finanziario, cioè tipo il bilancio che facciamo noi, il bilancio di previsione, quindi con impegni di spesa e accertamenti. Non fanno praticamente il bilancio, quello di tipo privatistico, e cioè con lo stato patrimoniale e il conto economico. Quindi non avendo questa tipologia di bilancio non abbiamo delle voci che sono praticamente comparabili e quindi non possiamo metterle dentro in un bilancio consolidato. Sono dati omogenei. Non sono dati omogenei. Sì, cioè abbiamo solo il bilancio di tipo finanziario. Noi invece come comune abbiamo l'obbligo di fare, oltre che il bilancio di previsione, anche il bilancio, quello di tipo privatistico, civilistico, cioè quello che prevede lo stato patrimoniale e il conto economico. Siccome il bilancio consolidato è un bilancio che va a consolidare questo tipo di bilancio con uno stato patrimoniale, quindi alle attività, alle passività, al conto economico, costi e ricavi, e poi mi individua un risultato d'esercizio oppure una perdita, non avendo un bilancio così anche per questi enti non abbiamo dati omogenei e non possiamo quindi consolidare. Grazie. Allora, a questo punto, prima di passare alle eventuali dichiarazioni di voto, c'è la richiesta, scusate, c'è la richiesta, devi intervenire, chiedo scusa, prego, Assessore Costa. Sì, grazie. No, c'era una risposta da dare al consigliere Sant'Antonio, che aveva fatto un paio di domande abbastanza precise, cioè se capita qualche cosa nella gestione del Cesana Malanotti dal punto di vista finanziario, fa un buco, quali sono le conseguenze per questa amministrazione? Ora, noi questa, come è stato spiegato, è una fotografia,
Non è che noi siamo chiamati a essere corresponsabili, a concorrere a riparare i danni che un ente o qualcun altro o qualche società può fare. Loro sono tutti CDA che hanno la loro autonomia e se la conservano nel bene e nel male. Spetta alla Regione poi eventualmente, secondo la legislazione regionale veneta, intervenire e provvedere in proposito nominando prima un funzionario che va a controllare per sistemare, ma dopo altri provvedimenti, cioè eventualmente il commissariamento. L'altra domanda che lei aveva fatto, o meglio problema che aveva posto, ribadisco che la norma prevede che è in capo al sindaco il potere di nomina dei componenti del CDA del Cesana. La legislazione regionale prevede che compete alla Regione la rimozione e la nomina del commissario, anche se, qua mi hanno ripassato un'altra sentenza, anche se ci sono alcune sentenze che tendono a sentenze e pronunce del TAR, non del TAR di Lecce o di Palermo, ci sono delle sentenze del TAR che, l'ultima è qua proprio del TAR Veneto, che tende a ricondurre secondo l'attuale quadro normativo, che è ancora quello vecchio, perché la Regione Veneto è un po' inadempiente, anche se so che si sta predisponendo, è in discussione l'argomento della riforma delle IPAB, anche se vi sono sentenze del TAR Veneto che tendono a attribuire al sindaco anche la nomina, il potere di revoca di quella nomina. Ecco, io ho qualche perplessità ancora su questo, perché secondo me dovrebbe aver valore ancora la normativa regionale, quindi competenza esclusiva della regione. Però ci sono queste sentenze, per cui effettivamente la materia, come si dice, non è né bianca né nera, è un po' grigia, ecco. Grazie. Questo era. Grazie Assessore. Bene, allora prima di passare alle dichiarazioni di voto e alle votazioni c'è la proposta di ritiro del punto numero 6 all'ordine del giorno presentata dal consigliere Maset. Devo leggerla? Allora, rilevata la mancanza all'interno del bilancio consolidato 2016 del bilancio dell'esercizio 2016 della società ATM Servizi SRL, vi è la oggettiva impossibilità di procedere all'approvazione del punto stesso. Pertanto chiedo si ritiri il punto in oggetto. Il consigliere Maser lo fa ai sensi del comma 2 dell'articolo 52, questione sospensiva. Il Presidente è tenuto a dare la parola a un oratore per gruppo per non più di 3 minuti, quindi se qualcuno vuole intervenire, altrimenti metto in votazione, scusate. Bene, non ci sono interventi, metto in votazione. Consigliere Dus. Credo, stante anche la discussione costruttiva e i contributi che sono arrivati e che io ritengo abbiano chiarito tutti i dubbi che i consiglieri legittimamente hanno presentato e che ancora magari persistevano, che non sia accoglibile la proposta. Consigliere Maset. Sì, grazie Presidente. Io invece, diversamente dal collega Dus, credo che stiamo trattando un punto che non possiamo trattare, è quello che ho detto un po' all'inizio, perché noi andremo a votare al buio e quindi si poteva essere anche un voto favorevole, però su delle basi oggettive di conoscenza, ecco, nulla più. No, con l'occasione volevo, ma magari dopo la faccio, volevo chiedere, erano due domande tecniche che chiedevo prima ed era
No, permetta, consigliere Masetta, adesso stiamo discutendo sul ritiro del punto numero 6 all'ordine del giorno. Andiamo con ordine. Bene, La prego. farò allora una apposita interrogazione nei prossimi giorni, che così poi la condiamo bene. Grazie. Consigliere Botteon. Grazie Presidente, quindi dichiarazione unica anche per il voto successivo. Io sono soddisfatto delle domande e delle risposte ricevute. Mi pare che sia stato risposto che se una società controllata o partecipata non presenta, viene esclusa dal consolidamento, però non è che non si possa consolidare il resto del gruppo, e quindi voterò contrario a questa proposta e voterò favorevole al consolidamento. Grazie consigliere. Consigliere Fasan. Sì, allora questa sera abbiamo capito che basta non presentare un bilancio per non essere consolidati. Mi dispiace che il sindaco non sia d'accordo, però è quanto è successo. La polvere sotto il tappeto potrebbe essere, e noi non lo sappiamo perché non è stato presentato il bilancio di ATM, però diciamo che sappiamo ben poco anche degli altri bilanci. Bilancio del Cesana, dicono che ci sia 500.000 di debito, dicono, vabbè, cosa votiamo? Stiamo parlando, sì infatti. No. Sono fuori tema? Sono fuori tema? No, la stoppo quando supera i limiti. Sì, in effetti, stavo ricordando anch'io che stiamo discutendo sul ritiro o sul non ritiro. Allora, non sono favorevole, ma spiegherò perché non sono favorevole al ritiro. Ho 3 minuti di tempo. Comunque, a 3 minuti ne è già passato 1 e mezzo. Proprio tu, Graziano, parli che sei il primo che sfora i tempi e parla fuori tema, dicono, però per me sei sempre bravissimo. La invito a continuare, consigliere Allora, Fasani. comunque, io sono per il non ritiro e voglio che sia votato da questo Consiglio. Grazie. Allora, a questo punto, dopo che ci sono stati gli interventi, metto in votazione il ritiro del punto numero 6 all'ordine del giorno proposto dal consigliere Masetta. Favorevoli al ritiro? 4. Contrari al ritiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Astenuti? 2, 8 e 2, 10. Ah, non ho contato il sindaco, 9. Presidente, può invitare l'assessore Napoli a non commentare i 10 diretti? Sì, infatti. Allora, esatto. 10, non ho contato né il sottoscritto né il sindaco, ho contato le 8 mani alzate, chiedo scusa. Esatto. Accolgo la sua proposta, invito l'assessore Napoli a non commentare, grazie. Invitare il collega consigliere Carnelò a non sostituirsi alla sua persona. Ok, allora a questo punto se ci sono il ritiro del punto numero 6 non è approvato, quindi si procede alla votazione del punto numero 6 all'ordine del giorno e alcune dichiarazioni sono state già fatte, ci sono altre dichiarazioni di voto. Consigliere Fasan. Il gruppo Lega Nord voterà sicuramente contrario, però voglio rifarmi a quello che è stato espresso prima. Qui ci arriva sempre all'ultimo giorno a votare e l'ultima volta mi sembra che siete arrivati un po' lunghi, no? Avete sforato di un paio di giorni, pertanto non è peregrina la mia idea che qui siamo sempre in emergenza. Poi volevo anche ricordare ai presidenti delle commissioni consigliari che quando ero io presidente delle commissioni ogni primo martedì del mese si facevano le commissioni su tutti i punti e prima del Consiglio si riportavano i punti ben visionati dai consiglieri. Pertanto
un po' di umiltà anche da parte della Giunta che prende in giro le mie affermazioni. Non credo che sia male che la minoranza sappia le cose, e per 5 anni come assessore, prima come presidente della commissione, ero sempre a disposizione e partecipavano ai miei... dimmi? Sì. Dus. Non fare il comunista. Consigliere, la invito Cazzo. a continuare. Dai. Al massimo ti può essere un democristiano, dai. No, consigliere Dus. Consigliere Fasà, può ripetere quello che ha detto prima? Consigliere Dus, io se permette, a parte che lo decido io, ma devo tener conto anche delle peculiarità dei vari assessori. Vuole zittire il consigliere che sta esprimendo nei 3 minuti canonici. No, ho risposto al Va bene, consigliere. dai, basta così. Voto contro. Adesso si è espresso. La stavo invitando a continuare. Ho solo detto al consigliere Dus che ognuno ha il suo modo di parlare e di esprimere, ed è libero di esprimere i propri concetti, ci mancherebbe altro. Consigliere Saracino, prego. Sì, allora, innanzitutto abbiamo visto che la tematica è un prototipo, chiamiamolo così, e siamo all'inizio, quindi non si sa ancora bene da che parte andare, e per quello mi sarei dichiarato astenuto sul discorso anche delle risposte avute, ma visto anche la poca preparazione che ha avuto l'assessore di riferimento alla mia domanda, voterò contro. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Maset. Grazie Presidente. Io all'interno della dichiarazione di voto... Chiedo scusa, Sant'Antonio. All'interno della dichiarazione di voto volevo rilevare che è preoccupante come sta succedendo in queste ultime 2 o 3 sessioni del Consiglio Comunale, che assessori o consiglieri si sostituiscano come ruolo al Presidente del Consiglio. Ed è anche molto preoccupante perché fino ad ora, lo devo dire sinceramente, lei Presidente del Consiglio stava svolgendo il suo ruolo in maniera più che egregia. Quindi veramente la invito, ma per il suo bene, a moderare e a serrare le briglia a chi di dovere. Detto questo, visto che c'è un bilancio della TM Servizi, vorrei veramente sapere a quanto ammonta il conto in banca, visto che adesso lo sappiamo. E chiaramente, per i motivi che ho fino ad ora nei vari interventi elencato, il nostro voto sarà decisamente, assolutamente e fermamente contrario. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio. Sì. Forza Italia voterà contro perché mi sembra che questo bilancio sia partito un po' consolidato, un po' zoppo, ci sono tante aree di grigio che non ci possono far capire se succede questo cosa succederà, quindi ci sono tanti punti di indeterminatezza. Inoltre si considera un fatto grave il fatto, anche se è stato giustificato, il fatto che non si sia presentato un bilancio nei termini di legge, perché è come se noi alla fine andassimo a non presentare il bilancio perché manca un amministratore, un dirigente di un servizio tecnico, e quindi la giustificazione è perché è da qualche altra parte e non riusciamo a fare il bilancio. Mi sembra una cosa piuttosto grave questa. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, voteremo a favore e sosterremo questo bilancio consolidato, pur sapendo che quali sono state le difficoltà nel redigerlo e che sono state spiegate insomma in tutta questa conversazione che abbiamo avuto fino ad ora. Dicevo, con l'augurio che i prossimi possano entrare più a regime, naturalmente, sperando che la normativa non cambi nuovamente. Grazie. A questo punto passiamo alla votazione del punto numero 6 all'ordine del giorno. Bilancio consolidato 2016, approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 5 contrari, 11 favorevoli, nessun astenuto. Metto in votazione la
immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, nessun astenuto, medesimo risultato, 11 favorevoli e 5 contrari. Punto. Esce il consigliere Posocco e il consigliere Sant'Antonio e il consigliere Saracino. Punto numero 7 all'ordine del giorno, revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, 19 agosto 2016, quindi molto recente, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017. La parola al sindaco per la necessaria illustrazione. Prego. Grazie Presidente. Questo punto all'ordine del giorno è già stato di fatto preannunciato dal consigliere Dus, nel senso che nel suo intervento ha parlato, presumo si riferisce a questo punto all'ordine del giorno, su cui si sono sbizzarriti anche i giornali e non solo in questi ultimi giorni. La norma prevede una revisione, una ricognizione che deve essere fatta ogni anno entro il 31 dicembre e per quest'anno una revisione straordinaria in base appunto alla cosiddetta legge Madia sulle partecipate, cioè su quelle società, in base al testo unico sulle società partecipate, le società che il Comune ritenga opportuno che rimangano di cui il Comune ritiene che sia utile o necessario che rimanga azionista o socio e quelle invece che ritiene che debbano essere dismesse. Il testo unico parla in maniera molto chiara più di quanto facesse precedentemente di quali sono le condizioni in base alle quali l'ente deve pronunciarsi per il mantenimento o meno di tali partecipazioni. Le partecipazioni attualmente in capo al Comune di Vittorio Veneto sono la Vittorio Veneto Servizi SRL, la TM Servizi già citata prima in liquidazione, la Piave Servizi SRL, Galla Alta Marca, Mobilità di Marca, Intermodale Vittoriese e Asco Holding. Queste sono le società di cui questa sera si parla. Allora, la proposta per quanto riguarda questo elenco di società è la seguente. Per quanto riguarda la chiedo scusa, dimenticavo, le caratteristiche normative fissano i parametri in base alle quali possono o meno essere mantenute, cioè il numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori, che le società siano in utile e anche un certo fatturato. Allora, per la Vittorio Veneto Servizi SRL si ritiene di proporre il mantenimento della società in quanto strategica e necessaria perché produce in house un servizio considerato di interesse generale, lo sappiamo tutti, la gestione delle farmacie comunali. Per la TM Servizi è già in corso la liquidazione, per cui non è un problema da questo punto di vista. Per la Piave Servizi SRL idem si ritiene di mantenere le quote della società in quanto strategica e necessaria perché fa il servizio idrico integrato. Stesso discorso vale per il Galla Alta Marca perché ha i caratteri, ecco qua, il GAL presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generali, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato, così recita la norma. MOM, cioè mobilità di marca, anche questa svolge un servizio di interesse generale quale il trasporto pubblico locale, per cui si propone il mantenimento della società. Passiamo alle ultime due.
intermodale vittoriese di cui si è parlato anche prima, l'ha citata il consigliere Fasan. Si ritiene che questa società, in quanto inattiva e priva dei requisiti richiesti dal testo unico sulle società partecipate, non debba essere mantenuta, per cui si propone la cessione della quota. Per quanto riguarda l'Asco Holding, la decisione è già stata anticipata, visto dalla stampa odierna, così come per tanti altri comuni della Marca trevigiana. La società ha per oggetto, in questo caso, direttamente o attraverso società o enti di partecipazione, la distribuzione e la vendita di gas naturale, oltre che la vendita di energia elettrica, gestione calore, cogenerazione e trasmissione di dati attraverso la propria rete telematica in fibra ottica, recupero energetico, bollettazione, informatizzazione, cartografia, gestione di tributi, attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e altre attività relative alla gestione dei servizi energetici. Asco Holding detiene partecipazioni in 4 società: Asco Piave SPA, che è la società quotata in borsa, 61,56%, Asco TLC SPA 91%, Seven Center in liquidazione, Rieca Uni Invest in liquidazione e 2 quote di minoranze, BIM Piave Nuova Energia 10% e Veneto Banca, peraltro banca anch'essa in liquidazione coatta amministrativa, allo 0,029%. La discussione che si è sviluppata in 91 comuni in questo caso, visto che sono 91 i comuni che hanno partecipazioni nella Asco Holding SPA, è stata relativa alla necessità di valutare se la Asco Holding avesse i requisiti per essere mantenuta. Ora, per quanto riguarda fatturato e utile, non c'erano dubbi. Per quanto invece riguarda il personale, ricordiamo che questa è una holding che ha 5 persone come CDA e non ha nessun dipendente, per cui, siccome la norma prevede che invece il numero di dipendenti sia superiore al numero degli amministratori, è evidente che è venuto a mancare, manca questo dato. I confronti e le discussioni che ci sono state con altre amministrazioni vertevano essenzialmente sulle modalità per fare in modo che questa società potesse rimanere all'interno del perimetro delle società partecipate se non si fosse deciso di alienare la quota. Tant'è vero che alcuni comuni, erano anche sul giornale in questi giorni, Arcade per esempio, hanno deciso di mettere in alienazione la propria quota, cosa che peraltro già lo scorso anno hanno fatto altre amministrazioni comunali anche non lontane da Vittorio Veneto. Quindi se si vuole escludere l'alienazione, che sarebbe ovviamente il sistema più diretto e immediato per eliminare, fra virgolette, il problema della partecipazione, rimaneva ovviamente la necessità di trovare una strada per, diciamo così, rimediare al problema della mancanza dei dipendenti. È emerso all'interno della discussione fra le varie amministrazioni l'ipotesi che Asco Holding SRL assumesse 6 dipendenti, poi da quanto si è capito ipotesi scartata. L'altra ipotesi che è rimasta sul tavolo è stata quella della fusione, che è uno dei sistemi, diciamo, una delle azioni che possono essere messe in campo per far rientrare la società all'interno dei parametri fissati appunto dalla cosiddetta legge Madia. Ora le proposte che sono emerse sono 2. Una, quella della fusione, cosiddetta fusione inversa di Asco Holding in Asco Piave SPA, cioè nella quotata di borsa, e l'altra invece è la fusione di Asco Holding SPA
con la propria controllata al 91%, come ho detto prima, cioè ASCO TLC. Si sono pervenute non solo alla nostra amministrazione ma a tutte le amministrazioni delle osservazioni proposte da 2 diversi studi legali che sostenevano ovviamente l'una una tesi e l'altra la tesi opposta, cioè da una parte un parere sostiene la liceità e legittimità della fusione fra ASCO Holding SPA e ASCO TLC, ritenendo l'ASCO TLC società che fornisce e gestisce un servizio di interesse generale. Dall'altro lato invece l'altro parere ritiene che quello appunto delle fibra ottica in sostanza, quindi gestione delle telecomunicazioni, non sia un servizio di interesse generale e quindi la fusione debba essere fatta fra la ASCO Holding SPA e la ASCO Piave SPA quotata in borsa. Da notare che se un comune ha delle quote, se non ricordo male era messo anche prima nella... è una cosa che dice anche l'allegato al famoso decreto 118 di cui abbiamo parlato prima del 2011, se una società è quotata in borsa, la partecipazione che eventualmente un ente locale dovesse avere non rientra nel perimetro della Madia, quindi viene automaticamente escluso dal perimetro delle società partecipate. Quindi la proposta che viene sottoposta al Consiglio Comunale è questa, eccola qui. Allora, di confermare, come evidenziato nell'allegato che è all'allegato alle delibera, le partecipazioni in Vittorio Veneto Servizi, ATM Servizi in liquidazione, Piave Servizi, Galla Altamarca e Mobilità di Marca. Di confermare la partecipazione in ASCO Holding SPA e di proporre al Consiglio di amministrazione di ASCO Holding di predisporre un piano in cui venga descritto un complessivo processo di razionalizzazione delle società partecipate dalla holding che preveda una delle seguenti misure. Fusione con ASCO Piave SPA mediante incorporazione di ASCO Holding SPA in ASCO Piave SPA, cosiddetta fusione per incorporazione inversa. Per effetto di tale incorporazione in società quotata verrebbe meno l'obbligo normativo di procedere a revisione o alienazioni di partecipazioni pubbliche come da articolo 1,5 decreto legislativo 175 del 2016. Fusione con ASCO TLC SPA mediante incorporazione di ASCO TLC SPA in ASCO Holding SPA, cosiddetta fusione per incorporazione. Operazione da considerarsi in subordine alla precedente nel caso in cui non dovesse prevalere il primo orientamento tra i soci della holding. 4. Di procedere alla cessione o alienazione delle partecipazioni della società intermodale vittoriese perché la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del testo unico sulle società partecipate, perché trattasi di società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello di dipendenti, trattasi di società il cui fatturato medio nel triennio precedente non è stato superiore ai 500 milioni di euro, 500.000 euro, chiedo scusa, trattasi di società che presenta perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti. Grazie. Grazie signor Sindaco, diamo corso agli interventi. Consigliere Saracino. Sì, sul discorso dell'intermodale onestamente è da 2 anni che in commissione facevo questa proposta della chiusura in quanto era sempre in passivo. Mi ricordo l'anno scorso l'assessore Turchetto ci aveva motivato che doveva rimanere aperta per il discorso dell'elettrificazione che ormai sì, non si sa quando avverrà, ma ci ha pensato una legge nazionale a imporci la chiusura. O meglio, la messa in vendita delle quote, come è stato detto in commissione. Dopo sarà da vedere se qualcuno acquisterà queste quote o meno. La domanda che faccio è questa. Se il nostro ufficio legale ha valutato entrambe
le note mandate dalle due società, cioè uno riferivo ad Asco Piave e Asco TLC, questa diffida che ha prima citato, se magari sono entrambe validi, non sono valide, per capire un po' l'inquadramento, perché capisco che, e faccio anche un plauso all'amministrazione che ha deciso di non vendere, già questo diciamo fa onore, visti i tempi e la difficoltà a chiudere il bilancio, solo che mi preoccupa una cosa: se noi dovessimo convogliare in una SPA, la possibilità che, essendo una SPA, il controllo avvenisse da parte di un privato, che vedendo i numeri detiene già l'8%, è fondata o no? C'è questo rischio? E se noi invece decidessimo di andare in Asco TLC, che è prettamente diciamo, pubblica, c'è lo stesso questo rischio o è più ridotto? Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Maset. Grazie Presidente. Allora, io sì, avevo anch'io un paio di domande, quindi parto dalla seconda e mi aggancio al collega Saracino, perché avevamo fatto anche noi stesso ragionamento, no? E quindi chiaramente Asco quotata in borsa è appetibile, scalabile da qualsiasi soggetto privato che ne abbia la voglia e i mezzi. Ecco, mi pare che anche nel ragionamento del sindaco prima così trapelava un po' questo dubbio. Allora la mia proposta che volevo fare, che l'avrei preparata anche proprio come emendamento eventualmente, è di in sostanza siamo alla pagina 10, no? Al punto 3, nella penultima riga del punto, dove si dice che venga descritto un complessivo processo di razionalizzazione delle società partecipate dalla holding che preveda una delle seguenti misure, io tirerei via il preveda una delle seguenti misure e partendo dall'holding che direi che preveda la seguente misura: al fine di preservare, l'ho messo proprio semplicemente, ma poi per me la mozione è anche perfettibile, al fine di preservare il patrimonio della società, bene della collettività, e quindi a tale scopo di far rimanere la società in capo ai comuni, si propone la fusione con Asco TLC SPA. Ecco, questo in buona sostanza, quindi escludere le due possibilità, ma dare invece quella che io in Asco TLC. Ok, sì, perché l'Asco Piave, il primo comma che prevede la fusione con Asco Piave è il ragionamento che stiamo facendo, che è scalabile, e quindi là siamo in una società in borsa, quindi chi lo sa, lì abbiamo sicuramente un futuro incerto rispetto all'altro, e questo riguarda il discorso Asco Holding. Per quanto riguarda invece, ecco un'altra domanda, ATM Servizi SRL, società in liquidazione, siamo a pagina 6, società in liquidazione, è già in corso la cessione degli assetti aziendali per ultimare il processo di liquidazione. La domanda che volevo fare è questa all'amministrazione o anche ai tecnici, è proprio una domanda. Perché non la lasciamo in liquidazione la società? Ossia, è possibile in linea teorica e pratica lasciarla in liquidazione, nel senso che, per giusta informazione dei colleghi consiglieri, sappiamo che comunque l'operazione di liquidazione costerà all'incirca, tra tasse, IRES, IRAP, imposte catastali eccetera, su per giù 1.350.000 euro, giusto Sindaco? Insomma, i numeri sono quelli. Quindi perché non lasciarla? Io credo, dalle mie informazioni, ma insomma che ho avuto e che ho ricercato, si potrebbe benissimo lasciarla in liquidazione. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Grazie Presidente. Allora, ringrazio la presenza di questo punto all'ordine del giorno, perché mi permette di parlare di Asco, che è un argomento che mi mette sempre molto a disagio quando si parla di Veneto e di Treviso in particolare,
Perché? Perché sappiamo un po' tutti quello che è la situazione di Asco e che è stata riassunta molto bene la settimana scorsa sul Fatto Quotidiano. Quindi Fatto Quotidiano, articolo del 22 settembre di Thomas Mackinson, dal titolo Asco Piave, il forziere della Lega Nord in Veneto, e dove viene descritto in maniera molto dettagliata come Asco Holding, le società che gestisce Asco Holding, rappresentino le ricchezze indirette della Lega, in particolare usate come società pubbliche che danno poltrone, quindi usate come poltronifici, e elenca, ed è bello anche in questa sede alcuni di questi dati urlarli. Fulvio Zugno era il Napol di Treviso, ex assessore al bilancio, quindi un politico, e ora ha fatto una carriera all'Asco Piave. L'Asco Piave prendeva 260.000 euro all'anno, 80.000 più 100, da presidente più 180.000. Che siamo in tema, stiamo parlando di Asco, le chiedo di pazientare perché poi voglio arrivare a un ragionamento finale. Quindi, esatto, 260.000 euro, bene, 20.000 euro al mese vuol dire. Nicola Ceconato, che un fedelissimo di Zaia con 13 incarichi al Ministero dell'Agricoltura e in giro per i comuni del Trevigiano, anche lui 260.000 euro l'anno. Dimitri Coin, ex segretario, quindi politico proprio della Lega Nord di Treviso, 50.000 euro l'anno, sempre CDA Asco Piave. Asco Trade, quindi parte gas energia, Stefano Busolin, terza media, 80.000 euro l'anno, più carte di credito, più auto aziendale Audi A6, aumentata nel 2014 a 100.000 euro l'anno. Non ci vergogniamo, io chiedo alla Lega, non è una cosa che fa vergognare questa. Cioè io mi vergogno come trevigiano avere società che danno incarichi a politici e li strapagano, politici che spesso non hanno competenze, perché qui nell'articolo vengono citato, uno era ex assessore caccia e pesca, l'altro era esperienza nel settore vivaistico, eppure quelle gestiscono società da fatturati di 17 milioni di euro. È una cosa che per me è inconcepibile. Viene citato anche il nostro ex sindaco Tony Darè, ma non in maniera così importante. Lo stesso Gentilini si era ribellato definendo poltronificio a questo sistema, e adesso io mi chiedo come possiamo ribellarci noi a questo sistema. Perché sicuramente non come ha fatto l'ex segretario del Partito Democratico quando, trattando proprio con Tony Darè della Lega Nord, è entrato lui stesso nel CDA dell'Asco Piave. Fu un grande scandalo all'interno del Partito Democratico, però come sempre gran scandalo, ma poi le cose restano così come sono. E io mi chiedevo come è possibile, come posso io, consigliere comunale, cercare di ribellarmi a questo stato delle cose che sembra accettato ma è scandaloso, non è che confermare la partecipazione sia un po' accettare, e butto questa provocazione e poi vediamo col secondo intervento in base alle reazioni. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Dus, prego. Sì. Trovo curiose le proposte di emendare questo punto all'ordine del giorno da parte della minoranza. Mi chiedo se prima si erano sentiti rispetto alle posizioni ottenute in altri comuni dove la stessa Lega governa, perché le trovo un po', ripeto, curiose. Comunque evidentemente anche lì non c'è più quel regime che regnava una volta, adesso ognuno fa un po' quello che gli pare, no? Ok, vabbè, ne prendiamo atto quantomeno. Trovo curiose le assenze questa sera da parte di alcuni consiglieri, però ci può stare nell'ordine delle cose, le persone sono impegnate, io stesso sono assente alcune volte, per cui ci mancherebbe.
Ecco, io vorrei chiedere una cosa sulle due relazioni che sono state, che sono pervenute presso l'amministrazione, presso il nostro comune. Se non sbaglio c'è una diffida da parte di una delle contenuta all'interno di uno dei due pareri, e quindi mi chiedo anche la responsabilità che i consiglieri, la responsabilità che potrebbe ricadere nei consiglieri votando la proposta dal consigliere Masetta. Grazie. Grazie consigliere Dus. Consigliere Fasan. Sono d'accordo senz'altro con il consigliere Maset che la soluzione migliore sia quella di fare la fusione con TLC, che è l'unica garanzia affinché Asco Holding rimanga pubblico. Non volevo nemmeno intervenire perché, però, siccome Botteon ha citato Asco Piave, ha fatto nomi, Busolin, l'amico Stefano Busolin, e dice terza media, però Asco funziona bene, mi sembra, no? È redditivo per il territorio, cosa che non è successo a Banca Etruria oppure Montepaschi di Siena. Lì non vi siete turati il naso e magari erano tutti laureati, no? Ecco, allora per favore, no, guardiamo i risultati, caro Adriano. Per me è sbagliato l'intervento perché si guardano i risultati, non si guardano i meriti scolastici. Non ho più sentito parlare di Montepaschi di Siena, 20 miliardi spariti, mentre l'utile di Asco Piave lo sai quant'è e quanto distribuisce. Invece ci sarebbe da fare una riflessione perché Vittorio Veneto non è entrata in Asco Piave. Qui c'è Graziano, che lui c'era e ha fatto che l'intervento, che quella volta non sono entrati con Asco ma sono entrati con Italgas, mi sembra, no? Rimettendoci circa 800.000 euro l'anno. Queste sono le riflessioni da fare. Pensa ai soldi che avremmo a bilancio se quella volta magari i consiglieri avessero votato, magari terza media, che ne so, avessero votato con coscienza invece che per suffragare richieste di partito. Grazie. Grazie consigliere. Allora, consigliere Carnelos. Prego. Dunque, il tema è notevolmente complesso e delicato. Di tutte le società ovviamente focalizzerò il mio intervento proprio su Asco Piave e Asco Holding. Innanzitutto va detta una cosa: per fortuna sia l'amministrazione e noi naturalmente abbiamo la ferrea volontà di non cedere le quote. Questo è il primo dato finanziario e soprattutto politico, perché tutte le preoccupazioni che vorrebbe superare l'emendamento Maset trova le sue origini dal fatto che ci sono stati comuni che hanno venduto. Se l'anno scorso quei comuni, sì, anche quelle, Cornuda, sì, difatti va detta una cosa, quei comuni non hanno, invito un'unica etichetta. I consiglieri. Gli bianchi, rossi, celesti e rosa pallidi, perché c'è Cornuda che è leghista, c'è Cison, lista civica, Pieve dovrebbe essere centrosinistra, Bredda, Santa Lucia, vabbè, la Repubblica dei Smuschi. Il problema è che purtroppo non c'è più una visione collettiva e provinciale dei problemi. Noi, per fortuna, ci mettiamo la pezza, no, come decisione, non vendiamo. E questo è un punto fermo.
Diatriba, Asco Piave, Asco Holding. Ripeto, i privati fanno il loro mestiere, grazie al fatto, ripeto, che i comuni gliel'hanno dato. Nessun comune, e nemmeno Vittorio Veneto, avrebbe avuto la diffida se quel gruppo di privati non ci fossero. Anche qui, forse poi l'avvocatura civica risponderà alla domanda di Saracino, ma è indubbio che entrambi pretendono di aver ragione, sia il parere su Asco Piave, sia la diffida, quell'altra è una diffida, dell'impraticabilità di TLC. E qui, vedete, io voglio fare il consigliere per fare politica, per fare amministrazione, e tutte le volte mi trovo di fronte a problematiche che cozzano contro norme, normette, codicilli che interpreta, e mi viene in mente così, da attempato vecchietto, che purtroppo di una norma si può fare di nero bianco e di bianco nero, e quel che conta è quella che è la sentenza. Una sentenza può dirti bianco e una sentenza può dirti nero. E qui, anche lì, chissà chi ha ragione. Tenete presente che anche questo, peraltro, è un problema italiano, perché noi stiamo parlando di Asco Holding e Asco Piave, ma se avete visto nelle notizie finanziarie di qualche giorno fa, in realtà il fatto di quotata e non quotata ha dato lo stop alla fusione fra Asco Piave e Gelsia. Vabbè, sì, vabbè, è vero, è venuta fuori la notizia perché Gelsia è controllata al 70% dal comune di Seregno, e non mi pare che le avventure del comune di Seregno siano così edificanti in questi giorni. Sì, d'accordo, no, ma mi auguro, questa è una questione finanziaria diversa, le due società hanno detto aspettiamo un attimo perché c'è la Madia e quindi vediamo quali saranno i futuri sviluppi sulle interpretazioni delle norme. Proprio per questa ragione credo che la scelta dell'amministrazione sia stata quella di dire non chiudiamo le porte a entrambe le soluzioni, proprio perché la materia è in divenire. Va detto anche una cosa, a dir la verità, è vero che Asco Holding è una società che ha le quote, ma è quella che, a dir la verità, da un punto di vista finanziario, da un punto di vista del discorrere nei giornali, sono le famose scatole cinesi. Avete presente, tante volte se ne è parlato De Benedetti, e si dicevano bisogna abolire le scatole cinesi, perché la unica finalità qual è? Quella di tenere le quote. Non fanno assolutamente nulla, e poi di controllare le società a monte del capogruppo. E quindi sotto questo profilo qualche, come si può dire, riserva poteva essere, ma ormai c'è, perché a dir la verità, se fossi stato io a suo tempo non avrei fatto Asco Holding, avrei fatto un patto di sindacato fra tutti i 91 comuni, sindacato azionario, e in quel caso non ci sarebbe stata la necessità della scatola cinese dove mettere dentro le azioni Asco Piave, e da gentleman agreement, il patto di sindacato, i comuni avevano l'obbligo di rispettarlo. È vero, quando ho fatto questa osservazione a qualcuno che conosco mi hanno detto ma guarda che i patti di sindacato attualmente possono avere la durata di 3 anni e quindi potrebbe crearsi un'instabilità nella governance, perché 3 anni sai per certo, ma poi cosa succederà? Magari cambia colore, cambia, e quindi mi hanno fatto questa obiezione. È vero che nella mia testa ho detto, se la politica fosse al primo posto e avesse il primato, queste preoccupazioni non ci sono, mentre invece purtroppo credo sia un dato... Un minuto, consigliere. Un minuto, sì, poi finirò dopo. Un dato scontato, il fatto che purtroppo
finanza ed economia ci stanno o stanno inglobando quella nobile arte e scienza che è la politica. Forse finché avrò fiato mi sento forse l'ultimo dei giapponesi, ma finché avrò fiato dirò che questo paese non si salverà fino a quando non si tornerà davvero al primato della politica su tutto il resto. Torno dopo. Grazie consigliere. Adesso si è prenotato il consigliere Posocco. Sì, magari c'è il collega Darè che sta arrivando, quindi se facciamo tutti degli interventi la tiriamo un po' lunga, poi lui può rispondere direttamente a qualche osservazione, così arriva in tempo del collega Dus, quindi può tranquillizzare il collega Dus, perché dov'era stasera il collega Darè, non c'è problema. Allora, giustamente a me stasera andiamo a votare questa delibera. Parliamo purtroppo di un 0,48% di quote, circa, non ricordo adesso. Sì, peccato, col senno di poi peccato, quella scelta scellerata, non c'ero, non lo so, però noi non ci siamo dentro con quote superiori come gli altri comuni, quindi i dividendi, purtroppo noi prendiamo, mi sembra nel 2016, 80.000 euro. Sì, erano 60, ma le cose sono andate bene, quindi dovremmo aver avuto 80.000. Sì, su questo vorrei, non mi piace, allora, il collega Botteon dice i compensi e poltrone così, sì, qui in Veneto governa la Lega, magari centrodestra così, in Toscana le partecipate hanno nei consigli di amministrazione altri colori, eccetera, eccetera, è così, cioè non dovrebbe essere, ma è così, non è. Però io dico questo, valutiamo le performance però delle società, come vengono amministrate. Mi sembra che Asco Holding abbia un fatturato di quasi 60 milioni di euro e mi sembra che nel 2015 era sui 45 milioni, quindi la società sta andando stra bene e distribuisce utili a tutti i comuni, e i comuni possono fare i bilanci grazie a questi utili. Quindi stiamo parlando di gente che amministra bene, che sia il politico, sia il tecnico, sia l'organizzazione, tutto è fatto tutto bene. Quindi i meriti ci sono. Il discorso del Fatto Quotidiano sottolineava il discorso non è laureato. Vabbè, cosa vuol dire? Il buon del vecchio di Luxottica, che ha terza media anche lui, mi sembra, no? E allora cos'è? Allora perché non è laureato non sa fare il suo mestiere? Magari non ha potuto laurearsi, cioè non confondiamo le capacità con... L'azienda sta andando bene, io vedo i fatti. L'azienda sta andando bene, punto. Altre aziende vanno male, sono amministrate magari dal centrodestra, dal centrosinistra. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, Montepaschi non c'è nessun consigliere leghista dentro. Quanti miliardi di euro abbiamo messo lì? Allora, non facciamo le pulci. Non serve andare a Firenze, là ci sono tutti, sì, Veneto Banca, bravissimo, sappiamo, Popolare Vicenza, aggiungiamoci anche questo, ok, bon. Quindi qui Asco ha dato prova di una buona amministrazione, indiscutibile questo. Sta dando degli ottimi dividendi ai comuni che investono sul territorio, siamo qui chiamati a dire, vogliamo che andare in Asco TLC o in Asco Piave? Asco Piave sappiamo che potrebbe essere scalabile da un privato e Asco TLC magari no. Poi stasera ho visto che lo studio del legale conta, ok? Lo stesso ha fatto, mi sembra, il parere legale conta, lo stesso ha fatto il parere legale su, non mi ricordo più, il traforo di Sant'Augusto, così là invece è stato ignorato, là non contava. Quindi anche i pareri contano quando vogliamo e quando, non so, non mi ricordo, era lo stesso avvocato che ha fatto il parere legale, quindi, però là è stato ignorato, là non contava, stasera conta, quindi anche lì, vabbè. Comunque siamo chiamati a decidere, io l'idea che sia scalata, visto come va, preferisco che rimanga in gestione dei comuni, poi decidiamo insieme, decidete voi. Già come diceva il consigliere Canelos, la fortuna è che non abbiamo venduto le quote, quello senz'altro. Grazie consigliere. Allora è il momento di chiudere il primo giro e procedere. No, c'è qualcosa. A qualche risposta? Grazie, No, Presidente. Prego. Grazie. Stavo dicendo procedere al primo giro di risposte. Prego.
Allora, per quanto riguarda una precisazione, il legale, penso lei si riferisca allo studio Domenichelli, il parere inoltrato da Plavis Gas alle amministrazioni comunali è dell'avvocato professor Vittorio Domenichelli e dell'avvocato Guido Zago, che la precedente amministrazione aveva nominato come legale per il traforo, non legale per un parere. No, diciamo le cose come sono. Per quanto riguarda poi consigliere Saracino, chi ha ragione? Guardi, qui c'è scritto parere pro veritate e qui c'è scritto parere pro veritate. Sì, ripeto, i nostri uffici per nostra fortuna, sono bravi, però quando uno si trova con due pareri di due studi che possono essere ritenuti ugualmente validi, sa, chiamare un terzo a pronunciarsi, come ha detto il consigliere avvocato Carnelos, è un giudice che si pronuncia, non un altro avvocato. Anzi, lei sa benissimo, è già successo, che in gradi diversi di giudizio ci sono giudizi diversi sul medesimo argomento, per cui sa, avventurarsi in gare di chi è più bravo dei due, sì, credo sia meglio astenersi. Per quanto poi riguarda il rischio, fra virgolette, controllo privato, sì, è, fra virgolette, più facile se una società è quotata in borsa, se uno appunto ha le disponibilità e la volontà di tentare la scalata. Di fatto però non è escluso nell'Asco Holding, come già alcuni comuni hanno venduto, altri sono in procinto di vendere perché i loro consigli comunali hanno deciso di vendere, fra virgolette la scalata è possibile anche nell'Asco Holding, tant'è vero che il socio maggioritario oggi è proprio il socio privato, la Plavis Gas SRL, che ha l'8,6 e qualcosa per cento delle quote, non c'è comune che arrivi al 3%. Per cui è, fra virgolette, scalabile, cioè il socio di maggioranza relativa oggi è già il socio privato, tanto per essere chiari. Una risposta subito sull'ATM, c'è una norma che prevede dei vantaggi per gli enti pubblici che mettono in liquidazione le società, quindi non ci sono i costi che lei aveva esposto. Per quanto riguarda il patto di sindacato, confesso che all'atere dell'Assemblea del 2016 io stesso con altri colleghi l'abbiamo proposto. Però pare che ci siano alcuni colleghi sindaci che non sono assolutamente disponibili a farlo. Per quanto riguarda poi la durata, sì, è vero, ci potrebbe essere il rischio dei 3 anni, però c'è anche, fra virgolette, il rischio, che è assolutamente democratico, del cambio di amministrazione. Ora la proposta era appunto indipendentemente da qualsiasi colore dell'amministrazione. Però a qualcuno dice io voglio avere le mani libere, per cui ovviamente volendo avere le mani libere non è possibile fare nessun patto di sindacato. Ci sono altre risposte? Allora, secondo giro di consultazioni. Se non ci sono altre proposte. Prima della dichiarazione di voto c'è l'emendamento da votare. Certo, quello in ogni caso. Sì. Certo. Difatti c'è prima il consigliere Carnelos. Sì, volevo terminare con i 7 minuti residui il discorso che stavo facendo, perché vedete, ne sentiremo parlare ancora in futuro, sapete, di Asco Piave, Asco Holding, Asco TLC. Qui sarebbe importante, se abbiamo moral suasion come riguarda forze politiche, di non far vendere quei comuni che stanno vendendo, perché vedrete vi sarà la corsa da parte dei privati e io non escludo che, come si può dire, accordi, a prescindere poi dalle collettività di quei comuni, proprio perché Asco Piave è un bocconcino succulento e va detto che se guardate nei giornali finanziari già pacchetti di Asco Piave ci sono i fondi che ne hanno fatto incetta. E perché è importante? Perché
prima abbiamo sottolineato, io e qualcun altro, mi pare sia comune l'idea del mantenimento pubblico, perché quei servizi pubblici, io li ritengo servizi pubblici essenziali, gas, fibra. E sapete anche perché? Perché per tanti anni si è detto che i privati sono più bravi del pubblico. In realtà, guarda caso, se ci pensate, l'assalto al pubblico avviene nell'ultimo decennio quando i privati non sono più capaci di fare la manifattura, o meglio, la vanno a fare in India, in Cina o da qualche altra parte. È chiaro che i guadagni dove li si fanno? Sui servizi che non si possono portare in Cina o a Taiwan. E allora vedete come, e sono contento di questo, che l'ho detto ancora in questo Consiglio Comunale, che se i privati entrano per i loro interessi, non per l'interesse pubblico. È vero, qualcuno mi potrebbe obiettare, ma guarda che l'importante è avere le reti dei servizi pubblici essenziali, non la vendita. Io dico però un'altra cosa, che è importante avere anche la distribuzione. È vero, su questo si può dividere, questo può essere opinabile, ma il problema è che se vi è il controllo pubblico vi è anche la possibilità della calmierazione, vi è la possibilità, se ci sono utili, che vadano al pubblico. E da ultimo, ma ritengo notevolmente rilevante, anche qui lasciatemi dire che credo che il senatore Fabbri, che quello che ha fatto il BIM, da cui tutto è nato, si rivolta dalla tomba, quando vede, sì, l'anno scorso, sì, era il ministro, fra l'altro, quello di Pieve di Soligo, sì, è da ridere che il suo comune abbia vinto, vabbè, non importa. E sapete qual è stato l'input di Fabbri? È stato questo. Siccome all'epoca ai privati non interessava nulla dei servizi pubblici e costava, chiaro, erano risorse da dover mettere, che ha messo il pubblico. E sarebbe davvero una beffa se, dopo aver speso i soldi pubblici per fare le reti, si arrivasse a che i guadagni fossero privati. Mi dica comunista, perché poi mi dicono anche quello. In realtà questo è un principio di economia sociale. Certo, un minuto. Talvolta si è esagerato, logico che i panettoni Motta e i panettoni Alemagna non dovevano essere acquistati dallo Stato, perché quello lo devono fare i privati, o le Lane Rossi Vicenza, invece nei tempi della finanza allegra si è fatto anche quello, ma le reti no, anche perché è recente, no? La questione dell'acqua, gas, luce, è la stessa cosa. E finisco perché un minuto mi è passato. A me sembra di parlare sempre poco, invece non riesco mai a finire. Vai, non importa. Qui ho tutto il resoconto. Benissimo, è stato molto chiaro. Allora, consigliere Botteon. Grazie Presidente. Ho assistito a una levata di scudi, no? Nei confronti degli amministratori. Guardiamo i risultati, in base ai risultati è giusto avere quei compensi, è giusto avere compensi di 260.000 euro l'anno,
o di 100.000 euro l'anno avendo la terza media. Mi pare di aver capito. Io non sono affatto d'accordo, io sono contrario a qualsiasi nomina politica, qualsiasi. Io faccio il professore, faccio il docente e insegno che le cose vanno ottenute con il sudore, con il curriculum, con la competenza acquisita, non con le scorciatoie, non perché si conosce Zaia o perché si conosce Tony Da Re o qualche, o magari passando per l'assessorato di caccia e pesca di un comune Lega Nord. Ho anche parlato con persone del settore che mi hanno detto è vero, i risultati sono positivi, ma secondo te è possibile avere risultati negativi quando hai rapporti privilegiati con alcuni comuni, quando hai già un certo parco clienti, quando vivi situazioni di monopolio in molte realtà, quando hai accessi a finanziamenti molto privilegiati? Te lo dico io, mi ha detto una persona del settore, è impossibile avere risultati negativi. Quindi il risultato è questo, ma attenzione che potrebbe essere molto migliore il risultato. Quindi la mia contrarietà è assoluta e sinceramente insisto, questa è una situazione per la quale noi dobbiamo vergognarci. Grazie consigliere, adesso sì, è prenotato il consigliere Sant'Antonio. Sì, allora una volta ogni tanto, raramente, mi trovo d'accordo anch'io su quanto ha detto il consigliere Carnelos. Cioè, secondo me ha toccato dei punti importanti. Certi tipi di società, e parlo in generale, dovrebbero essere considerati degli asset. Gli asset di alcune società, per quanto riguarda l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, dal mio punto di vista, come la penso, dovrebbero essere prevalente controllo in qualche modo dello Stato. Troppo spesso abbiamo visto società costruite nel tempo, grosse società, con i soldi degli italiani, dal dopoguerra fino ad oggi, essere preda di privati in qualche modo non proprio che facessero gli interessi della società. Ce ne sono casi svariati, a iniziare dalla Telecom, dall'Alitalia, e potremmo farne anche altri di nomi. Allora, quello che io mi sento, continueremo un po', penso a parlare per molto tempo di ASCO, l'incorporazione, se ASCO Piave, ASCO TLC e così via. Secondo me l'importante è mantenere la prevalenza del controllo dei comuni. Allora, in questo caso mi sembra però di poter capire che forse l'incorporazione verso ASCO TLC possa in qualche modo garantire un po' di più questo tipo di soluzione. In ASCO Piave vedo già alcuni privati che si stanno dando da fare proprio per avere quelle quote che, anche se sono percentuali molto piccole, ma permettono di controllare e gestire questi tipi di società. Ecco, questa riflessione volevo fare, grazie. Chiedo scusa. Consigliere Maset, prego. Grazie Presidente. Allora, sì, devo dire, direi una bugia se dicessi il contrario, che quello che ha detto il collega Adriano mi trova perfettamente d'accordo. In linea di principio quello è, insomma. È inutile che ci giriamo attorno perché, sì, diremmo il falso per quel che mi riguarda. Poi io penso con la mia testa e gli altri pensano con la loro. Perfettamente d'accordo. Ma chiaro, nel Trevigiano abbiamo queste realtà, le abbiamo in qualsiasi parte d'Italia. In Sicilia abbiamo 24.000 forestali, in Veneto, in Calabria. Bravo, ecco. Quindi veramente sono delle... Allora, tu dicevi mi vergogno, sì, ma dobbiamo veramente vergognarci di essere
di essere calati in questa realtà italiana che è tutto dire. Abbiamo quindi, guarda, tu sei una persona anche molto intelligente, dovevi farla completa la considerazione, quindi citare quello che sto citando io adesso. Hai capito? Veramente qui è una tragedia e noi continuiamo a far pagare, a cominciare dall'operaio, dall'impiegato, dall'imprenditore, continuiamo a farlo pagare tasse su tasse, abbiamo una tassazione che è incredibile per poi mantenere tutte queste cose qua. Perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda il punto su cui stiamo ragionando, io ribadisco quello che ho detto e con la mozione che ho presentato e che abbiamo presentato riteniamo proprio di dar maggiori garanzie. Giustamente lo ricordava anche il collega Carnelos, sono dei servizi che è preferibile, diciamo così, è preferibile che rimangano in mano al pubblico. Mi viene in mente un ragionamento, uno su tutti, l'acqua, siamo tutti d'accordo, deve rimanere al pubblico. Abbiamo fatto anche così la battaglia, no? Qualche anno fa sul discorso della privatizzazione dell'acqua. Quindi ci sono dei servizi che non dobbiamo... sì, è giusto il suo ragionamento, il privato quando vede qualcosa lo vede e cerca di farci un guadagno, ma sì, poi ci sono tanti anche ragionamenti che si può fare. Il privato può anche non avere una, come si può dire, una gestione oculata, ci sono veramente tante problematiche. Io sono a quel punto ancora convinto come lei che determinati servizi, lo ripeto, devono rimanere al pubblico perché comunque vengono garantite determinate condizioni a noi favorevoli. Proprio per questo ragionamento, ma mi sembrava forse sbagliavo anche infatti ero rimasto anche così contento dell'esposizione del sindaco. Chiaro che ci ha detto abbiamo questi due pareri, però come ricordava qualche collega prima, i pareri degli avvocati e poi ne abbiamo anche l'illustre collega qui, così sono ognuno ragiona con il proprio intendimento. Mi sembrava di aver colto che giusto mantenerle perfettamente condivisibili al 100% e secondo me, lo ripeto, giusto sarebbe convogliarci verso quella parte là che permette appunto di restare nel pubblico e di restare nei comuni e quindi una cosa molto, molto più intelligente e anche molto più sensata. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, io adesso non ho tenuto naturalmente conto di come sono andate, stanno andando e andranno le votazioni su questo punto in tutti i 91 comuni. Perché dico questo? Perché come forse è stato detto, ma nel caso lo ribadisco, qualunque soluzione noi adesso andiamo ad adottare poi verrà rimessa in discussione fondamentalmente da domani. Per cui se noi scegliamo una via piuttosto che l'altra, dato anche la quota minoritaria che possediamo, poco dopo andiamo ad incidere. Ecco sì, può essere un segnale, sì, certamente. Ecco che la proposta di tenere fondamentalmente entrambe le soluzioni, dato che prima una e subordinata c'è l'altra, la trovo sinceramente accettabile. Poi ripeto, ognuno la valuta, dato anche la discussione che c'è stata, come meglio ritiene. Ripeto, qualunque noi soluzione oggi adottiamo, Asco Piave, Asco TLC, Asco Piave e poi Asco TLC, Asco TLC e poi Asco Piave, poi domani viene rimessa in discussione, quindi è un bel esercizio secondo me, però ahimè la procedura è questa e quindi a questa ci atteniamo. Ecco, volevo fare esclusivamente questa precisazione. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, penso che questo sia da mesi un punto condiviso da tutti senza vari insulti, quindi vedo che questo argomento bene o male ci vede tutti dal stesso punto di vista, cioè
tutti elogiano questa discussione di aver tenuto le quote, di averle vendute. Ha fatto un bellissimo discorso il consigliere Botteon sul discorso della meritocrazia, che in Italia è un'utopia. Vedo che anche Carnelos è sul discorso di mantenerle pubbliche. A questo punto, giusto che la delibera è molto generica, dice vabbè, noi le teniamo o uno o l'altro. Non potremmo aggiungere un preferibilmente nell'ASCO TLC, giusto per dare un'idea di gradimento rispetto a un'altra, che dopo logicamente sarà tutto sottomesso alla volontà della maggioranza, ma almeno far capire che l'interesse di questo comune è tenere un qualcosa a livello pubblico e non privatizzarlo. Grazie. Grazie consigliere. Finito il secondo giro, il sindaco. Sì, Allora la concediamo prima a Posocco, prima dell'intervento del sindaco. Dai, no, ma veloce però, prego. All'assemblea dei soci, se non votiamo positivamente, cioè possiamo partecipare? Nel senso... infatti la risposta del sindaco credo che verta anche su questa cosa. C'è un limite che pone la Madia, mi corregga se sbaglio, che se non viene adottato entro il 30 settembre il provvedimento c'è il congelamento dei diritti di voto. Poi c'è, come sempre, come i due pareri qua che sono entrambi pro veritate giungono a conclusioni diverse, c'è una tesi pur minoritaria da quel che ho capito che ritiene che se un provvedimento viene assunto e poi il contenuto del provvedimento viene bocciato si può equiparare a una mancata assunzione del provvedimento. Qualcun altro invece dice no, è stato assunto, è sbagliato, bisogna rifare il provvedimento, ma un provvedimento pur sbagliato è stato assunto. Dico questo perché? Perché il socio privato, ovviamente non voglio annoiarvi e leggere le 31 pagine dell'atto di intervento nel procedimento ex articolo 9 legge 241 del 90 della Plavis Gas, leggo solo l'ultimo punto. Significhiamo sin d'ora che, qualora invece intendiate procedere con inviata a tutti i comuni, qualora intendiate procedere con l'adozione del preannunciato piano di riassetto e con l'incorporazione di ASCO TLC SPA, procederemo in tutte le sedi competenti per la tutela dei nostri diritti. Sperando a ciò non debba aggiungersi, porgiamo distinti saluti, affermato dall'amministratore unico della Plavis Gas SRL. Detto questo, non è che noi non abbiamo messo, per rispondere anche al consigliere Posocco, se ho inteso la sua domanda, non è che noi non mettiamo prima uno, c'è il doppio binario, ma con l'ipotesi 1, e se l'assemblea della holding, perché quella alla fine, come sottolineava il consigliere Dus, l'organo decisionale, se all'interno dell'assemblea della holding si forma una maggioranza che invece è favorevole alla fusione con ASCO TLC, procediamo anche noi in quel senso. Infatti, ma tutto si può invertire, ma se... Allora, abbiamo detto che c'è, nei due pareri ci sono due valutazioni diverse riguardo ai servizi di interesse generale. Uno ritiene che l'interesse, quello dello studio Gangemi, Macchi Gangemi, ritiene che anche la gestione, posa e gestione della fibra ottica sia un servizio di interesse generale. L'altro invece ritiene che non lo sia, ma financo quello del gas è un servizio di interesse generale che riguardi i comuni. Tant'è vero che viene bypassato il problema della Madia dal fatto, che ho già citato prima, per cui il possesso di quote da parte di un ente pubblico in una società quotata in borsa non fa scattare, fra virgolette, le forche caudine della Madia. Cioè in sostanza uno può avere quote, un comune, un ente locale in una società quotata in borsa e in questo caso non rientra più nei parametri che devono essere rispettati nella ricognizione. In questo senso non dovrebbero esserci problemi
per i comuni. È chiaro che sono tutte valutazioni come dire, suscettibili di ogni e qualsiasi valutazione. Qua il Consiglio può dire no, secondo noi non c'è nessun problema a fondersi con Asco TLC. In altri comuni hanno detto no, è un problema fondersi con Asco TLC, per cui andiamo in Asco Piave. D'altro canto non è che si, fra virgolette, impoverisca direttamente il comune, perché ovviamente con l'incorporazione inversa le quote Asco Holding vengono trasformate in azioni Asco Piave SPA quotate in borsa, e quindi, essendo un mercato regolamentato, sono liquidabili in qualsiasi momento da qualsiasi possessore. Poi se parliamo invece del controllo pubblico, questo è un discorso diverso, l'ho già detto prima rispondendo al consigliere Saracino, è sicuramente più scalabile una società quotata in borsa, posto che se tutti i comuni che oggi hanno il 61% mantenessero la propria quota non sarebbe per nulla scalabile. Cioè il 61% comanda, a casa mia 50 più 1 comunque comanda, per cui se i comuni, tutti i soci holding, facessero anche la trasformazione, quindi incorporazione inversa con la SPA, e quindi tutti i comuni che oggi hanno azioni holding diventerebbero azionisti della SPA, avrebbero comunque la maggioranza della Asco Piave SPA quotata in borsa. Poi, come dice Carnellos, se la politica non comanda, questo non so cosa dire, però questi sono i due piani rispetto ai quali dobbiamo prendere una decisione. Grazie signor Sindaco. Allora, la discussione è terminata, quindi a questo punto devo mettere per forza in votazione la proposta del consigliere Maset, giusto? Allora, consigliere Maset, emendamento al punto 3 della delibera, al punto 7 dell'ordine del giorno, revisione, scusate, allora il testo dice questo, all'ultimo capoverso dove recita, quindi siamo a pagina 10, giusto? Faccia capire, ecco a pagina 10, dove recita che preveda una delle seguenti misure, che preveda la seguente misura al fine di preservare il patrimonio della società, bene della collettività, e quindi a tale scopo di far rimanere la società in capo ai comuni, si propone la fusione con Asco TLC SPA. Allora, i due punti, allora, non è, cioè togliere, dovrebbe essere aggiunto togliere entrambi i punti e sostituire con. Sì, è chiaro che i due punti vanno tolti, vengono bypassati da questa sua formulazione. Ok, metto in votazione la proposta, l'emendamento proposto dal consigliere Maset e consegnatomi e da lui firmato. Un attimo. In questo caso comporterebbe la modifica della premessa che è strutturata con la subordinata. Chiaro? Sì, chiaro. Attenzione. Comporta modifica della premessa che motivava e spiegava questa scelta. Nel caso passi dobbiamo modificare anche la parte precedente. Sia chiaro? Altrimenti c'è contraddizione. Sì, e anche il deliberato. Il deliberato. Chiaro? Ovviamente poi anche gli allegati, perché questo, chiedo scusa ma una precisazione tecnica, questo comporta poi modifica delle schede allegate, che anche quelle sono state create, strutturate, coerenti con questo tipo di proposta. Quindi l'emendamento in realtà andrebbe molto più articolato, sì, dal punto di vista, altrimenti crea un'incoerenza dei testi. Consigliere Darè. A me a questo punto potrebbe anche andare bene se noi lasciamo l'impianto di delibera, ma come dicevo prima, diamo come prioritaria la fusione in Asco TLC e in subordine eventualmente il discorso Asco, cioè che comunque da Asco TLC noi possiamo allora cambiare l'inversione, perché qua noi diciamo cancellare in subordine che è prioritaria. Esatto.
Voi state guardando solo una parte del testo. Infatti. La premessa è coerente, ripeto, e le schede allegate sono tutte coerenti con questa formulazione, quindi questo comporta la modifica di un elaborato molto più complesso. Volevo solo dire questo. Su questa proposta? Sì. Allora avremo bisogno di un parere su una proposta diversa. Comporta un sacco di modifiche che non sono direttamente percepibili così. L'organo di revisione si è espresso su questo. Si è espresso su questo. Non saprei cosa si esprimerebbe su quell'altro. Un parere che dice prioritario uno tutto l'altro. L'altro rispetto ad uno. Il funzionario tiene per il garantista, no? Ho capito, ma è regolare tecnica se uno è l'altro. Giustamente che è prioritario uno non è che la regolarità tecnica cambia, è sempre regolare. Lui di scienza coscienza ti dice che le robe altro. La regolarità, sì, dico, preferisco anche dire la scelta politica, ma regolare tecnica si ha capito. Perché se dobbiamo per forza votare come c'è scritto. A me niente da dire, scusate. Se c'è qualcosa di irregolare vuol dire che sei dentro la tecnica, oppure lo dice. Sospensione. Sì, mentre il parere dell'ufficio può essere modificato testè, ma il parere del collegio dei revisori non si può modificare. A questo punto mettiamo in votazione. Sì, a questo punto metto in votazione il ritiro. Allora guardate, facciamo una sospensione breve tecnica di 5 minuti di orologio, anche 3 minuti, ok? No, dopo mettiamo in votazione. Le premesse ci stanno. Sì. Perché noi non... Ci stanno. Sì. Ok, c'è il Bisogna problema. cambiarle, ma ci stanno. Roberto? No, non le devi neanche cambiare. Roberto? Non le devi cambiare, scusami. Dove scrivi la... Allora rifacciamo l'appello velocemente. Segretario, a lei la parola per l'appello. Prego. Bene, verifica. Botteon, Carnelos, Costa, Dared, Darcier, De Bastiani, De Vallière, Dus, Fasan, Fiorin, Maset, Posocco, Sant'Antonio, Saracino, Sonego, Tocchet, Presente. Tonon. 16 presenti. Vuoi dire qualcosa tu? Dico io. Allora, è stato verificato che il mancato parere dei revisori dei conti sulla proposta alternativa è una cosa insormontabile. Inoltre bisognerebbe anche cambiare le schede. Quindi a questo punto io metto in votazione la proposta del consigliere Maset, così come sta e che lui ha illustrato. Metto in votazione.
se si vota è un emendamento. Sì, nel senso che loro hanno dato parere favorevole a questa proposta. È chiaro che qualora ci fosse, come abbiamo visto prima, una citazione nella sede competente, il fatto di approvare un provvedimento senza avere l'allegato parere di regolarità dell'organo di revisione potrebbe essere motivo di annullamento dell'atto. Potrebbe. Sì, certo, aspetta. Do la parola al segretario perché è giusto chiarire. Allora, articolo 53,4. Gli emendamenti che necessitano espressione di pareri ai sensi dell'articolo 49, 267 e altri organismi interni o esterni devono essere, come i revisori, devono essere presentati almeno 3 giorni prima della seduta consigliare. Non è che non si possa, però è previsto un meccanismo da consentire l'espressione dei pareri. Quindi e quindi inammissibile, difatti, ho detto, no? Questo ha diritto. Sì, questo significa che l'emendamento non è ammissibile, quindi non procedo alla votazione. A questo punto mancherebbero le dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Botteon, vedo. Sì, sono un po' perplesso perché quindi 5 giorni prima si hanno le carte, 3 giorni prima bisogna presentare le osservazioni, non mi pare che abbia nessun potere il Consiglio Comunale. Mi verrebbe da chiedere cosa succede se non votiamo, cioè che se non passa. Congelati i diritti di voto. Sì. Penso che sia la cosa peggiore per voi. Sì, esatto, posto il Consigliere Darè. Sono qua per confortare il consigliere Dus che era preoccupato della mia assenza, quindi vede, ho fatto le corse da Padova, però sono arrivato, quindi non è che mi sottragga. Guardi, in 8 anni non sono mai mancato, neanche questa volta sono riuscito ad essere presente a tutti i consigli comunali e non lo faccio per il gettone, guardi, lo regalo anche perché insomma, però mi permetto di entrare e chiudo anche come dichiarazione di voto. Noi sappiamo benissimo che la Ascopiave, al di là dei compensi e di tutto quello che si voglia dire e della gestione, credo che questa sia una società che sul territorio ha dato degli utili notevoli rispetto a, diciamo, con un'idea geniale dell'allora fondatore, che ha portato nel territorio, diciamo, questa realtà che è la 4ª società del gas in Italia e diciamo la differenza tra i due pareri è sostanziale, cioè se TLC vuol dire che noi superiamo la Madia, se invece noi facciamo Ascopiave noi diamo la possibilità ai privati di poter vendere le loro quote. Penso che questa realtà sia la differenza che dobbiamo fare e avere noi come consiglieri, anche se noi abbiamo una piccola quota, però mi pare che gli utili siano 80.000 euro l'anno, mi pare circa, oltre a dei benefici, oltre a capire che tutta la rete della TLC fatta dall'Ascopiave sono 2000 km di rete fatte sul territorio non solo di Treviso e dintorni. Quindi questa è una società da preservare, da salvare. Per questo l'emendamento che noi proponiamo è un emendamento valido perché ci sono 2 pareri che dicono praticamente quasi la stessa cosa, però è sostanziale.
Quindi noi pensiamo che questo emendamento possa essere messo al voto e dopodiché la maggioranza è maggioranza e fa le sue scelte. No, io capisco il suo intervento, però è stato stabilito che se questo emendamento prevede il parere dei revisori, come lo prevede, deve essere presentato prima e non durante il Consiglio Comunale. Consigliere Dus. Sì, ma io ci tengo sempre, per quello mi ero cercato di assicurare della sua presenza, perché la ritengo un interlocutore autorevole, per cui sono contento che sia arrivato e abbia potuto portare il suo contributo qui questa sera. Sulla questione della vendita ne abbiamo discusso per un quarto d'ora, 20 minuti credo, e non è come punto all'ordine del giorno. Tanto è vero che, e su quello che diceva lei, che questa cosa qui garantirebbe una minor possibilità di vendere, è parzialmente inesatta, perché già ad oggi dei comuni stanno vendendo. Non è che facendo una scelta piuttosto che un'altra noi riusciamo a impedire questa cosa. Se lo vogliono vendere, vendono, come ha fatto Arcade l'altra mattina, per cui non è che adesso andiamo con la SCOTLC, risolve il tuo problema, se no avremmo scelto la SCOTLC e non saremmo qua a discuterne da 6 mesi. Consigliere Saracino. Sì, rimango anch'io basito sul fatto della non ammissibilità dell'emendamento, perché con questo presupposto tutti dovrebbero avere una valutazione da parte degli uffici. Dopodiché rimarco il discorso che... No, non è vero, perché certi emendamenti li abbiamo regolarmente votati. Sì, ma ci sono certe delibere che hanno sempre un parere. No, ed è cambiata soltanto quella definizione della delibera. Ritengo che poteva essere accettato. Dopodiché ribadisco la volontà dei gruppi che rappresento del far rimanere pubblico un bene che dovrebbe essere anche gestito tramite le capacità e non cariche politiche, quelle sono veramente odiose, quindi per meritocrazia. E ritengo che la decisione di indirizzare la votazione sull'SPA vuol dire che questa amministrazione ha preso questa decisione che non mi trova concorde, perché questo vuol dire privatizzare invece che rendere più pubblico. Grazie. Grazie. Allora, alla fine del... Sì, ma è stato chiarito, è stato chiaro. Non ho capito. Le carte prima e potevo provare a fare. Domanda, se la commissione Non ho capito sinceramente. Allora, metto in votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno, revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, modificato dal decreto legislativo 19 giugno 2017 numero 100. Favorevoli? Contrari? 7 contrari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli. 9, 7, 16 confermano. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Stesso risultato. Quindi il punto numero 7 è approvato. Punto numero 8 all'ordine del giorno, documento unico di programmazione DUP 2018-2020, presentazione ed approvazione. Assessore Napoli. Sì. Allora, questo era il documento che doveva essere presentato entro il 31 luglio, ma l'accavallarsi di tutta una serie di adempimenti, perché tra l'altro tutti gli adempimenti che prima si facevano a settembre sono stati anticipati a luglio. Non ce l'abbiamo fatta
anche perché il termine non era un termine perentorio ma un termine ordinativo. E questa sera siamo così a presentare questo documento che, diciamo, nella sua formulazione riprende intanto i dati del bilancio preventivo che abbiamo già approvato per il 18, l'annualità 2018 e 2019. Il 2020 che è stato aggiunto perché è triennale è praticamente la replica del 2019 fondamentalmente come previsioni. Questo documento, diciamo, si inserisce in continuità con i documenti precedenti. L'elemento significativo che avevamo già valutato in sede di approvazione del bilancio di previsione, quando abbiamo approvato il bilancio 2018, era la previsione di una manovra tariffaria di aumento dell'IMU per far fronte alle spese correnti che abbiamo, servizi fondamentalmente ai cittadini. Ora questa ipotesi è ovviamente sub judice su due fronti. Uno, perché dobbiamo ancora sapere se la legge di stabilità che verrà approvata quest'anno a valere sull'anno 18 consentirà o meno questa manovra finanziaria. L'altro elemento è la difficoltà, le perplessità che noi stessi abbiamo nel proporre questo tipo di situazione, per cui va da sé che il tempo che andrà a trascorrere da qui all'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2018 sarà ovviamente utilizzato per cercare di trovare una soluzione a questa problematica, tenendo conto anche degli elementi che emergeranno dall'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2018 che ovviamente ancora non c'è. Ecco. Naturalmente il DUP poi in sede di approvazione del bilancio sarà oggetto di aggiornamento, ci sarà una nota di aggiornamento del DUP e quindi eventuali proposte, suggerimenti che potrebbero venire saranno valutati e eventualmente accolti e inseriti nel documento come è stato fatto anche l'anno scorso. Ecco. Grazie. Grazie Assessore Napol. Sì, volevo solo precisare a proposito del discorso di prima, il regolamento comunale l'abbiamo approvato all'unanimità. I documenti comunque sono stati inviati e noi li abbiamo sempre inviati una settimana prima. Consiglio comunale giovedì, invio giovedì precedente, e mi riferisco al discorso dell'emendamento. In questo regolamento era specificato che gli emendamenti che necessitano del parere dei revisori devono essere presentati con anticipo, perché questo è il modo di lavorare. Dai. Sarebbe stato opportuno interpellare il Consiglio Comunale quale dei due andava bene. Ci sono interventi? Consigliere Sant'Antonio, prego, a lei la parola. Sul DUP. Allora, prendo atto che a pagina 11 della nuova edizione del DUP ricompare l'affermazione massima trasparenza nella gestione del Cesana Maranotti con reintroduzione delle minoranze nel consiglio di amministrazione. Al sindaco, autore delle nomine del CDA in carica, a meno che non intenda riferirsi a minoranze linguistiche, religiose, etniche o di altro genere, voglio nuovamente ribadire che in quel CDA non siede alcun rappresentante delle forze politiche cittadine di minoranza, né di centrodestra né di sinistra. In politica le minoranze sono quelle realtà che esistono in antitesi ad altra realtà che parimenti esiste ed è la maggioranza.
Se il sindaco ritiene che al Cesana le minoranze siano rappresentate, si deve concludere che si tratta di minoranze che esistono nelle sue fantasie diurne o notturne, ma non nella realtà politica cittadina. Punto e basta. Ma il presente DUP, cioè il documento programmatico di cui discutiamo, impone anche una riflessione sullo stato del governo della città. Nel capitolo riguardante la missione 12, ovvero i diritti sociali, politiche sociali e famiglia, a pagina 204 si legge infatti: nel corso del 2017 non si sono manifestate intenzioni o condizioni di ritrovata praticabilità per la progettualità a suo tempo disegnata nel protocollo d'intesa dell'11 aprile 2017 tra Comune di Vittorio Veneto e Istituto Cesana Malanotti. Annacquata in 2 righette di splendido burocratese, apprendiamo l'avvenuta apposizione della pietra tombale sul discorso protocollo. Comparso improvvisamente dal nulla, come un coniglio del cilindro di 2 maghi, presentato il 15 aprile scorso in giornata di sabato, con il municipio eccezionalmente aperto e con l'intera giunta schierata in pompa magna a sollecitarne l'importanza, l'annunciato evento epocale si è ora accartocciato in se stesso, derubricandosi a flop epocale. Una vera fortuna per la città. Un'autentica Caporetto per un'amministrazione comunale sempre più autoreferenziale, arrogante, insensibile non solo ai cittadini, ma anche alla sua stessa maggioranza. Una vittoria della democrazia, della città, della civitas victoriensis, da cui il palazzo è sempre più distante. Una vittoria del Consiglio Comunale, che con dignità ha rifiutato il chinarsi succube e prono alle decisioni della Giunta su materie di propria ed esclusiva competenza. Ma ci sia consentito di dirlo con un pizzico anche di orgoglio, con l'apporto fondamentale di tutti noi consiglieri di opposizione, che richiedendo il Consiglio straordinario del 29 maggio abbiamo dato il via a un susseguirsi di eventi di partecipazione civica che hanno fatto crollare il castello di carte del protocollo. L'autocratico disegno di iter procedurale ideato dalla Giunta nell'ordine, costituzione della task force, trasferimento gestione servizi sociali, Consiglio Comunale finale per approvazione del pacco preconfezionato è miseramente saltato. Il protocollo è apparso per quello che era, cioè il cavallo di Troia che avrebbe consentito al Cesana di mettere le mani sulle farmacie comunali. Un duro colpo alle mire espansionistiche del Cesana, che dovrebbe far riflettere sulle proprie smisurate ambizioni, impegnandosi piuttosto a fare bene quello che ha sempre fatto, vale a dire offrire buona ospitalità e assistenza ai nostri anziani, con il rispetto del pareggio di bilancio a fine anno. Una sconfitta politica dunque, ma anche una sconfitta personale per l'assessore ai servizi sociali, irrefrenabile supporter della politica annessionistica del Cesana, ripetutamente ciarliera eloquente sulla stampa in merito al protocollo, quanto assente e silente sullo stesso nelle sedi istituzionali, dal Consiglio Comunale al Consiglio di Quartiere di Ceneda, convocato sul tema. Dovrebbe ora valutare l'opportunità delle proprie dimissioni. Viene da sorridere a dover parlare di programmazione quando si fatica a tirare a campare e si commettono tali madornali errori politici. Ma il distacco siderale dei cittadini e l'arroganza autoreferenziale dell'amministrazione comunale si sono subito dopo nuovamente manifestati nell'altra debacle di cui si è cacciata con le sue stesse mani, il piano triennale delle opere pubbliche dentro il DUP, bocciato il 17 luglio con l'apporto essenziale della maggioranza consigliare. Anche qui la supponenza e la volontà di imporre ad ogni costo le proprie decisioni anche al gruppo di maggioranza hanno determinato la sconfitta della Giunta. La mano della collega Sonego, alzata in difformità dagli ordini imposti, ha segnato un altro momento di dignità di quest'Aula, ricordando a chi si ritiene padrone del vapore il dovere del confronto democratico, non solo con le minoranze ma anche al proprio interno, riconoscendo a ciascun membro di quest'Aula il diritto di essere partecipe delle scelte che si fanno per la nostra vittoria, e non l'ultimo Valvassino, o ancor peggio servo della gleba,
cui spetta solo obbedire agli ordini del grande signore feudale che tutto impone ai suoi sottoposti. Per finire, nell'ottica di far valere sempre e comunque le scelte della Giunta, anche contro la logica delle cose, va stigmatizzato il grottesco tentativo del Presidente del Consiglio Comunale, sempre il 17 luglio, di imporre tra Meschio e Cervada una nuova matematica, dove 8 più 1 vale meno di 8. Per il novello Pitagora si usi ora l'antica pedagogia del libro cuore, mandandolo dietro la lavagna, munito di pallottoliere per riappropriarsi dell'utilissima pratica del far di conto. Grazie, consigliere Sant'Antonio. Ci sono altri interventi? Consigliere Botteon. Sì, grazie Presidente. No, una sola cosa, anche perché il DUP è un documento molto corposo, non sono evidenziate le differenze, quindi è decisamente di difficile consultazione. Però una cosa volevo far notare, quindi a metà del mandato ci troviamo in tutte le diverse missioni, quindi le 19 missioni, gli obiettivi, la voce risorse Unione Europea, una sequenza di zeri, che sinceramente è un dato sconfortante. Ha terminato, consigliere, sì. Consigliere Darè, prego. No, volevo delle delucidazioni, mi fa presente il collega Fasan, nella deliberazione di giunta bilancio di previsione, che praticamente vengono prelevati 15.000 euro dal fondo di riserva per quanto riguarda credo la discarica di Forcal. No, è possibile sapere, se no mi dite di no, basta, non è problema. Vabbè, prendo atto della sua richiesta, dopo vediamo. Magari me lo scrive, Certo. Ha terminato, consigliere? Sì. Certo che sì. Consigliere Saracino. Sì, innanzitutto rimarco il discorso, se è possibile, che vengono evidenziate le diversità rispetto al precedente per questioni anche di riuscire a studiare tutti i documenti, visto che se no in 4 giorni effettivi DUP e altre delibere, insomma, è umanamente un po' difficile. Detto questo, l'unica volta che questo Consiglio comunale ha votato in modo unanime una variazione al DUP, quella sul concorso di violino, è stata subito disattesa. Quindi già qua capisco la poca utilità di discuterlo, visto che quello che chiediamo come Consiglio Comunale viene disatteso. Dopodiché tocca rimarcare il discorso che da bandi europei e regionali siamo veramente carenti. Grazie. Grazie, consigliere. Dopo il primo giro ci sono risposte da dare ai consiglieri. Chi vuole rispondere? Non so, ci sono... Secondo giro di consultazione. Riguardo, sì, grazie. Assessore Uliana. Riguardo al discorso del concorso di violino, ormai non ne posso più di questa questione perché la tirate fuori continuamente. L'abbiamo detto ripetutamente che, nostro malgrado, abbiamo dovuto cancellare quella manifestazione perché non ha più quell'appeal che aveva una volta. Ci siamo trovati di fronte a una spesa notevole, perché era sui 60.000 euro, per una richiesta di eventuali possibili concorrenti, erano una ventina, con gli ultimi 2 tra l'altro che si erano iscritti fuori tempo. Quindi è evidente che una spesa di quel tipo per 20 concorrenti non era assolutamente sopportabile da parte nostra. Abbiamo deciso quindi, come abbiamo detto in quella sede del Consiglio Comunale, e lì era stato votato in questo senso, di sostituire il concorso di violino con una manifestazione sempre legata alla musica che avesse una valenza, un valore importante. Questo è stato votato, questo è entrato nel DUP e questo faremo.
Grazie, Assessore Uliana. Non ci sono altri interventi? Consigliere Saracino. Sì, verificherò con l'accesso agli atti quanto detto dall'assessore, in quanto non concordo con quello che ho preso già in visione. Grazie. Sì. Prego. No, la mia è una domanda in riferimento a quello che si trova da pagina 71, 72, 73, 74, assetto territorio, edilizia abitativa, missione 8. Nel senso che io vorrei capire qual è il rapporto tra il federalismo demaniale e il protocollo che è stato sottoscritto, perché qui se ne parla, però se venisse esplicitato meglio. Spiegami, pagina. La pagina 171 è la missione 8. Ha terminato, consigliere? Sì. Bene, allora qualcuno... Finito il secondo giro. Allora, per quanto Sindaco Tonon. Grazie. Per quanto riguarda la missione 8, presumo si riferisca soprattutto alla questione del federalismo demaniale e il protocollo d'intesa. Sono due strumenti diversi. Sono due istituti finalizzati alle politiche di riuso delle ex, diciamo, caserme militari, cioè delle aree militari dismesse. Già nel 2014 la precedente amministrazione aveva chiesto la cessione gratuita di alcuni compendi demaniali immobiliari, ottenendo una risposta da parte del Ministero che concedeva questi beni solo per marginali appezzamenti di terreno, relitti stradali, cioè delle proprietà di valore economico assolutamente irrilevante. Per i beni invece di valore la risposta era sempre stata negativa. Nel 2014 poi si era aperta la possibilità di stipulare dei protocolli di valorizzazione immobiliare e il nostro comune ne ha stipulato uno in contemporanea con altre città come ricordo per esempio Milano, Torino e Firenze. Nel 2016 poi, quindi 2 anni dopo, si è riaperta la possibilità di attivare forme di federalismo demaniale e il Comune ha chiesto il riesame quindi delle domande fatte precedentemente, quindi quelle del 2014, ottenendone però la medesima risposta, cioè negativa. Con la risposta chiara, fra l'altro non globale, ma fatta sito per sito, in cui il demanio diceva che quei compendi immobiliari sono ritenuti essenziali, indispensabili ai fini del perseguimento del risanamento della finanza pubblica. In sostanza, siccome sono beni che valgono soldi, si utilizzano per ripianare il debito pubblico. Quindi è noto che noi abbiamo chiesto se era possibile appunto far rientrare alcuni beni nel federalismo demaniale, ma ciò appunto è stato detto di no. Fra l'altro, notizia proprio di ieri o ieri l'altro, non ricordo più, a Venezia anche il ministro Pinotti ha presentato un percorso amministrativo su una riutilizzo di una caserma militare, mi pare di una estensione piuttosto notevole, mi pare circa 200.000 metri quadri, con una concessione di 50 anni al privato perché questo immobile sia riutilizzato. È chiaro quindi che l'azione che abbiamo fatto noi è una cosa diversa perché non compatibile rispetto a quella del federalismo demaniale. Grazie. E a questo punto dichiarazione di voto. Consigliere Darè.
Quindi no federalismo, insomma. Non federalismo demaniale, mi pare fosse lei che ha fatto la domanda, si ricorda? Sì, E vuol cos'è dire le- che, si la, ricorda co- vuol dire che, No, ma si la, ricorda cosa le vuol hanno dire risposto? che la risposta, le sto rispondendo, che non, questo governo ha detto di no al federalismo demaniale, giusto? ha detto di no al federalismo. Perché se ha detto, io ho fatto la domanda e adesso vi dice di no, vuol dire che questo governo non ha il federalismo demaniale, punto. No, non è così. Ha dato... Lei ha portato a casa le caserme? No. No, il no l'hanno detto a lei, no a me. Il no l'hanno detto a lei, no a me, se lo ricordi bene. Appunto, e a lei hanno detto di no. Ma non perché era lei, sì. Ah no, poca. Beh, guarda a rivedersi le carte. Vada, sì, bel progetto. Allora, la prossima volta porterò in questo Consiglio Comunale le risposte che a maggio 2014 a lei sono pervenute. O non le ha lette, o non gliele hanno fatte leggere, o se le ha dimenticate, punto. Dichiarazione di voto, si è prenotato il consigliere Dus, prego. Sì, voto favorevole dopo i chiarimenti giunti. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, per cui metto in votazione il punto numero 8, documento unico di programmazione DUB 2018-2020, presentazione ed approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 7 contrari e 9 favorevoli. 7, 9, 16. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato. Ringrazio i consiglieri. Il punto numero 8 è approvato. Ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale. Buonanotte.